cosa vuol dire veramente amare, cosa vuol dire convivere con gli altri. Lui è stato un profeta che ai suoi uomini a volersi bene e per gli uomini è morto sulla croce. E la terza tappa, che usando ancora termini alpini, è come l'Everest, cioè la vetta più alta del mondo. E quando appunto quel ex cieco si inginocchia di fronte a Gesù, io sono il figlio dell'uomo, cioè io sono il Cristo, io sono l'unto, io sono il Dio. Ecco l'Everest del cammino cristiano, vedere un uomo vissuto come noi, non soltanto un grande uomo che ha fatto del bene a questo mondo, ma riconoscere in Gesù il figlio di Dio. Ecco, questo è l'Everest della nostra fede cristiana. Allora a questo punto, concludendo, noi quale tappa abbiamo vissuto o verso quale tappa ci stiamo indirizzando? Ognuno di noi ha il suo conto a chilometri. Ecco, rassicuriamoci, tranquillizziamoci. L'importante è se noi riusciamo a scoprirci in strada, in cammino verso questo Everest. Siamo forse ancora alla prima tappa o forse ci stiamo avvicinando alla seconda. L'importante è ciò che porterà verso l'Everest, prima o dopo. Che il male è che tanti giovani, uomini giovani, famiglie giovani, hanno preso un'altra strada che non la porteranno mai verso Cristo, che hanno messo Cristo al di fuori del loro orizzonte. Questo è il vero male. Allora concludo, come ho fatto anche ieri, era chiuso, con grande augurio. E l'augurio che è venuto in mente è quello di Papa San Giovanni Paolo II, rivolto al mondo quando è iniziato lì a Roma il suo pontificato. Figli, non abbiate paura di Cristo. Uomini, non abbiate paura di Cristo, con quella sua voce potente, vero, che aveva Giovanni Paolo II. Il primo giorno del suo pontificato, ecco il messaggio che aveva rivolto al mondo. Uomini, non abbiate paura di Cristo, che dovremmo ripetere anche noi ai nostri giovani. Non abbiate paura di Cristo, che è stato un uomo come noi, che ha amato questo mondo più di noi, che è Dio, che può aiutarci a vivere meglio ogni giorno la nostra umanità. Credo in un solo Dio, Padre unigenito Figlio, Dio da Dio, luce da luce. Per noi uomini, morì il terzo giorno. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare il suo regno. Che il Signore dalla vita e procede dal Padre, e come il Padre e il Figlio adorato,
e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica, professo un solo battesimo, aspetto la risurrezione dei morti. Fratelli e sorelle, eleviamo la nostra supplica a Cristo, luce che illumina il mondo e dirada le tenebre dei nostri cuori. Diciamo, Signore, luce delle genti, ascoltaci. Luce delle genti, ascoltaci. Per i pastori della Chiesa chiamati all'instancabile missione di annunciare Cristo, luce e speranza delle genti, noi ti preghiamo. Signore, luce delle genti, Ascoltaci. per i missionari e martiri, che con il loro annunciano la luce della fede e la fiamma della carità, in un mondo lacerato da ingiustizie e discordie, noi ti preghiamo. Signore, luce delle genti, ascoltaci. Per i popoli e i loro governanti, illuminati dalla grazia di Cristo, a difendere e promuovere in ogni circostanza la dignità della persona umana, noi ti preghiamo. Signore, luce delle genti. Per quanti si sentono abbandonati, stanchi, senza coraggio, e per noi, chiamati a dare conforto ai poveri che incrociano il nostro cammino, noi ti preghiamo. Signore, luce delle genti, Ascoltaci. per noi battezzati che viviamo nella luce di tuo Figlio, chiamati a essere segni e portatori del tuo amore, noi ti preghiamo. O Signore Gesù, accogli la nostra preghiera, di luce al la tua parola diradi le tenebre del dubbio e accenda in noi la speranza del bene. Tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, tutta la terra del lavoro dell'uomo la presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Sei tutto con bontà. Abbiamo ricevuto questo vino, frutto del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente. Offriamo, Signore, questi doni per il sacrificio, aiutaci a celebrarlo con fede sincera e a offrirlo degnamente per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie, Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere per tua salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio potente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Nel mistero della sua incarnazione egli si è fatto guida dell'uomo che camminava nelle tenebre per conto luce della fede. Con il sacramento della rinascita e il santo battesimo ha liberato gli schiavi dall'antico peccato per elevarli alla dignità di figli. Per questo mistero il
cielo e la terra, e noi uniti agli angeli proclamiamo con voce incessante la tua lode. Santo, santo, santo Signore. I cieli e la terra sono pieni della tua Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto, il sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, che è la nuova ed eterna alleanza versata per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per aver servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ti riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, si è resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, tutto l'ordine sacerdotale e diaconale. Ricordati i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, anche di Don Vito, di figli defunti che si affidano alla tua clemenza. Mettili a volta. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i nostri santi patroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia, Sant'Andrea Apostolo, San Silvestro, i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, a tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Anche noi unitamente, moralmente, spiritualmente, con gli uomini di buona volontà, preghiamo come Gesù ci ha insegnato per la pace del mondo, quelle zone dove purtroppo si sta combattendo e morendo. Padre nostro, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, come anche noi ripetiamo i nostri debitori. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi benigno la pace in ogni giorno. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata
speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Preghiamo insieme. Signore Gesù Cristo, i tuoi apostoli vi lascio la pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede, la vita e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi. E la pace del Signore sia sempre con voi. Come tanti secoli fa Francesco d'Assisi augurava alla sua gente, anche noi auguriamo a noi, alle nostre famiglie, al mondo intero, pace e salute. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio, abbi pietà di noi, agnello di Dio che toglie, torna a noi la pace. Beati noi che siamo invitati alla cena del Signore con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno, ma di soltanto una parola. La pagina 70, Signore sei tu, il mio pastore. Signore sei tu. Signore sei tu il mio pastore, nulla mi pascoli che riprende. Signore sei tu il mio pastore, nulla mi può mancare nei tuoi passi
Preghiamo. O Dio che illumini ogni uomo, che vieni in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amare il cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, per l'intercessione della Madonna della Salute, di San Giuseppe suo nipote, ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Prima di concludere la preghiera, la nostra preghiera alla Madonna della Salute. Viene Santa piccola di un anno che ha conosciuto un terribile morbo, il colera, che ha ucciso milioni di figli tuoi in tutta l'Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Porciosi hanno pianto la morte di alcuni loro parenti e amici compaesani, invocando la tua materna intercessione. Tu li hai ascoltati liberandoli da quel terribile male, ed essi riconoscenti ti hanno invocata, Madre amorevole. Come segno del loro perenne grazie ci hanno lasciato una tua dolce immagine, chiamandoti Salus in fiore degli infermi. Anche noi, guardando il dolce tuo volto e quello del tuo amatissimo Figlio, nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza, liberaci di tanti mali morali e spirituali che insidiano la nostra fede in Dio, ma proteggici anche dai tanti mali fisici, dalle tante malattie che minacciano la nostra vita e quella dei nostri familiari, delle nostre comunità. Donaci la tua filiale confidenza, volere del Padre, sì da poter sempre come te si compie in noi, Signore, la tua santa volontà. Così sia. Pagina 108. Sui monti venisti in questa dolina, parlasti d'amore, o Madre divina. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Il giorno di festa è sacro al Signor, dicesti a Teresa, o Madre d'amor. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Il segno le desti, Signor, la croce splendente di pace d'amor. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Tu guida il cammino dei figli fedeli e fa che giungiamo al regno dei cieli. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Buona domenica, buona settimana.
Signore, ascolta. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la quarta domenica di Quaresima ci presenta l'episodio evangelico della guarigione del cieco nato. Secondo la mentalità dell'epoca, ogni malattia o sciagura era conseguenza di un peccato. Ora, dato che quell'uomo era cieco dalla nascita, due erano le possibilità: o egli aveva peccato fin dal grembo materno, oppure scontava i peccati dei suoi genitori. I discepoli, infatti, domandarono a Gesù: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Gesù rifiutò tutte e due le possibilità e affermò che quella cecità era occasione affinché gli uomini riconoscessero in lui, in Gesù, l'inviato dal Padre, venuto a salvare l'umanità. Quella cecità dunque è simbolo della condizione dell'uomo peccatore, mentre la luce degli occhi rappresenta il dono di grazia donatoci da Gesù. Ogni volta che Gesù compie un miracolo, sono due i motivi che lo spingono ad operarlo. Il primo motivo, quello più ovvio, è quello di andare incontro alle miserie dell'uomo. È la misericordia che si commuove di fronte alle sofferenze umane. Ma vi è un altro motivo, anch'esso molto profondo. Ogni miracolo è anche un segno che rimanda a qualcosa di superiore, ad un insegnamento molto importante. E qual è l'insegnamento del miracolo del cieco nato? L'insegnamento è quello che Gesù è venuto a salvarci, è venuto a dissipare le tenebre del peccato e a donarci la luce della fede e della grazia. L'episodio del cieco nato si inserisce nella catechesi battesimale della Quaresima e fin dal III secolo questa pagina evangelica era utilizzata nella preparazione di tutti quelli che desideravano diventare cristiani. Come il cieco guarisce dopo l'immersione nelle acque di Siloe, Siloe era una piscina posta nei pressi del Tempio, così Gesù Cristo continua ad illuminare gli uomini per mezzo del sacramento dell'acqua, ovvero il battesimo. Il cieco nato riceve due grazie. La prima è quella della vista, la seconda è quella della fede. Infatti, dopo essere stato miracolato, alla domanda di Gesù: tu credi nel Figlio dell'uomo, ovvero in Gesù? Egli risponde: credo, Signore. La vista materiale che aveva ottenuto era segno di un dono ancora più grande che aveva ricevuto per l'anima, il dono della fede. Il 20 gennaio 1842 si convertì al cattolicesimo Alfonso di Ratisbonne, un ebreo caduto nell'ateismo che odiava il cattolicesimo. Un giorno, durante una visita a Roma, per non far dispiacere a un amico, accettò per pura cortesia una piccola medaglia della Madonna e se la mise al collo. Era la famosa medaglia miracolosa fatta coniare in seguito alle apparizioni mariane del 1832. Improvvisamente, durante una visita a una chiesa, fatta solo per vedere se vi era qualche opera d'arte degna di nota, cadde in ginocchio e si convertì all'istante. In quel momento egli vide come delle bende che gli caddero dagli occhi e finalmente capì quella che era la verità. Egli stesso poi diede questa testimonianza. All'improvviso mi sentii preso da uno strano turbamento e vidi come scendere un velo davanti a me.
La chiesa mi sembrò tutta oscura, eccettuata una cappella, come se la luce si fosse concentrata tutta lì. Non posso rendermi conto di come mi sia trovato in ginocchio davanti alla balaustra di quella cappella. Levai comunque gli occhi verso la luce che tanto risplendeva e vidi in piedi sull'altare, viva, grande, maestosa, bellissima e dall'aria misericordiosa, la Santa Vergine Maria, simile nell'atto e nella struttura all'immagine della medaglia che mi era stata donata perché la portassi. Cercai più volte di alzare gli occhi verso di lei, ma il suo splendore e il rispetto me li facevano abbassare, senza impedirmi però di sentire l'evidenza dell'apparizione. Fissai lo sguardo allora sulle sue mani e vidi in esse l'espressione del perdono e della misericordia. Con quelle stesse mani mi fece segno di restare inginocchiato, ma una forza irresistibile mi spingeva verso di lei. Alla sua presenza, benché ella non abbia detto alcuna parola, compresi di colpo l'orrore dello stato in cui mi trovavo, la deformità del peccato, la bellezza della religione cattolica. In una parola compresi tutto, di colpo. Quando vi è una conversione, vi è sempre il lavoro nascosto di Maria che ottiene ai suoi figli la grazia più grande, la grazia di incontrare Gesù, via, verità e vita. Preghiamola per rafforzare sempre di più la nostra fede e per la conversione di tanti nostri fratelli che vivono ancora nelle tenebre del peccato e dell'errore. E per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao a tutti, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno domenica 19 marzo. Oggi è San Giuseppe, ma la festa viene spostata a domani perché oggi è domenica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio Padre della luce, che conosci le profondità dei cuori, apri i nostri occhi con la grazia del tuo Spirito, perché vediamo colui che hai mandato a illuminare il mondo e crediamo in Lui solo, Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui, altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista, ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere i segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegna a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Anche gli increduli vedono le opere compiute da Gesù e dicono: come può un peccatore compiere i segni di questo genere? Una persona che compie le opere compiute da Gesù sicuramente deve essere un uomo di Dio. E anche noi potremmo dire che una persona che compie le opere che Madre Teresa di Calcutta ha compiuto per forza deve essere una donna di Dio. E così potremmo andare avanti con tutta la lista dei santi. Sì, a volte le opere manifestano la verità di una persona, più delle sue parole. Noi siamo ciò che facciamo. Questo vale per noi, ma vale anche per Gesù e vale anche per Dio, il Padre. E allora noi che spesso siamo in cerca dei segni della presenza di Dio nella storia, nella nostra vita personale, ma invece di parlare di teoria, invece di partire dalla teologia, dovremmo partire proprio da quello che vediamo attorno a noi. Chiediamo a Gesù che apra i nostri occhi per vedere le meraviglie compiute dal Padre. Vi porto un esempio che mi ha detto uno di voi, che aveva paura di non essere perdonato da Dio a causa dei peccati in cui ricade saltuariamente, ma poi, guardando il suo cagnolino che combina dei guai e pensando a come lui lo perdona senza difficoltà, ha pensato: se io perdono il mio cagnolino, sicuramente anche Dio sarà pronto a perdonare me nei miei sbagli. Ecco cosa significa avere gli occhi aperti. Significa capire che il mondo ci parla di Dio e della sua misericordia e ci parla anche del maligno e della sua malvagità. Donaci, Gesù, degli occhi che sappiano vedere e distinguere il bene dal male, la tua volontà da ciò che vi si oppone. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
E vi ringrazio per questo tempo che abbiamo passato insieme nell'ascolto della parola di Dio e vi auguro di cuore una santa domenica. Ciao ciao e abbi cura di te. Arriva. Beppi, vieni qua, dai. Mamma mia. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna
affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo, e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te,
infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa, propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione.
Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Le fonti biografiche che riguardano San Giuseppe sono quasi esclusivamente i brevi cenni dei Vangeli di Matteo e di Luca. Gli apocrifi non ci sono di aiuto, essendo leggendari. Giuseppe era discendente della casa di David. Giuseppe, figlio di David, così lo chiama l'angelo. Il fatto saliente della vita di questo uomo giusto è il matrimonio con Maria, avvenuto in età giovanile o nella piena maturità. La tradizione popolare immagina Giuseppe in gara con gli altri aspiranti alla mano di Maria. La scelta sarebbe caduta su di lui perché il bastone che egli reggeva fiorì prodigiosamente, mentre quelli degli altri rimasero secchi. La simpatica leggenda ha un suo significato mistico. Dal ceppo ormai ineredito del Vecchio Testamento rifiorisce la grazia al nuovo sole della redenzione. Il matrimonio di Giuseppe con Maria fu vero matrimonio, anche se virginale. Poco dopo il fidanzamento, Giuseppe, accortosi dei segni inconfondibili della maternità di Maria e tuttavia non nutrendo alcun dubbio sull'integrità della sposa, pensò di rimandarla segretamente. Essendo uomo giusto, soggiunse il Vangelo, l'aggettivo usato in questa drammatica situazione è come il lampo abbagliante di un flash che illumina tutta la figura del santo. Non volle dar seguito a sospetti, né avallare con la sua presenza un fatto inspiegabile. L'angoscioso dilemma venne sciolto dalla parola di un angelo. Così egli prese presso di sé la sua sposa e con lei si recò per il censimento a Betlem, dove il Verbo eterno apparve in questo mondo, accolto dall'omaggio di umili pastori e dei saggi e ricchi magi, ma anche dall'ostilità di Erode, che costrinse la Sacra Famiglia a rifugiarsi in Egitto. Tornarono quindi alla laboriosa quiete di Nazareth fino ai 12 anni di Gesù, quando ci fu la parentesi della perdita e del ritrovamento di Gesù nel Tempio. Dopo questo episodio il Vangelo sembra accomiatarsi da Giuseppe, con una suggestiva immagine della Sacra Famiglia. Gesù obbediva a Maria e Giuseppe e cresceva sotto il loro sguardo in sapienza, in statura e in grazia. Morto probabilmente prima dell'inizio della vita pubblica del Redentore, San Giuseppe visse in umiltà lo straordinario privilegio di essere scelto padre putativo di Gesù. La sua immagine rimase nell'ombra anche dopo la morte. Il suo culto iniziò infatti soltanto durante il IX secolo. Nel 1621 Gregorio XV dichiarò il 19 marzo festa di precetto. Poi Pio IX lo proclamò San Giuseppe patrono della Chiesa universale. L'ultimo omaggio gli è stato tributato da Giovanni XXIII, che introdusse il suo nome nel canone della Messa. Il 15 agosto 1989 Giovanni Paolo II ha firmato l'esortazione apostolica Redemptoris Custos sulla figura e la missione di San Giuseppe nella vita di Cristo e della Chiesa. Dopo aver delineato il quadro evangelico, sottolineando in particolare il matrimonio di Giuseppe con Maria, ricorda gli episodi che fanno di Giuseppe un vero depositario del mistero di Dio e poi ne ripropone le qualifiche di uomo giusto, vero sposo della Vergine, lavoratore, contemplativo e patrono della Chiesa del nostro tempo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù
passando, vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloè», che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui». Altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in Lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a Lui. Al centro del Vangelo di questa quarta domenica di Quaresima ci trovano Gesù e un uomo cieco dalla nascita. Cristo gli restituisce la vista e opera questo miracolo con una specie di rito simbolico. Prima mescola la terra alla saliva e la spalma sugli occhi del cieco. Poi gli ordina di andare a lavarsi nella piscina di Siloè. Quell'uomo va, si lava e riacquista la vista. Era un cieco da nascita. Con questo miracolo Gesù si manifesta e ci manifesta a noi come luce del mondo. E il cieco dalla nascita rappresenta ognuno di noi che siamo stati creati per conoscere Dio, ma a causa del peccato siamo come ciechi. Abbiamo bisogno di una luce nuova, tutti abbiamo bisogno di una luce nuova, quella della fede che Gesù ci ha donato. Infatti quel cieco del Vangelo, riacquistando la vista, si apre al mistero di Cristo. Medjugorje, un villaggio che arriva a malapena a 3.000 abitanti. Non lo si trova sulla cartina geografica. Le più particolareggiate segnano appena Čitluk, di cui Medjugorje è frazione. Nessuno si prenderebbe cura di questo paese jugoslavo, nel cuore della Bosnia e Erzegovina, a 60 km dall'Adriatico, se non fosse teatro, dal 24 giugno 1981, di avvenimenti soprannaturali e di straordinarie apparizioni della Vergine. 6 ragazzi, da quel giorno, vivono un incontro quotidiano con la presenza misteriosa della Madonna. Da quel giorno è corsa voce di molti segni divini, di guarigioni, di fenomeni luminosi inspiegabili, ma soprattutto di un incredibile influsso sui cuori. Essi raccontano: Gospa, la signora, ci è apparsa. È la regina della pace, chiede la preghiera, il digiuno, la conversione. L'inizio delle apparizioni cade il 24 giugno 1981. Il primo giorno i veggenti hanno visto la Madonna sul colle Podbro. Si sono spaventati e sono fuggiti. Provano nello stesso tempo gioia e paura. L'indomani si sono indirizzati nello stesso luogo, dove hanno rivisto la Madonna che li ha chiamati con le mani
ed essi sono saliti sul colle in fretta, così che nessuno poteva seguirli. Dicono che si sentivano come se fossero portati da qualcuno. E in quel luogo e in quel giorno, il 25 giugno 1981, per la prima volta si sono incontrati da vicino con la Vergine. Per la prima volta la gente salì sul colle. Prima delle apparizioni tutta la gente qua era cattolica, ma in senso tradizionale, però pregava troppo poco. Difatti la gente dice adesso noi non abbiamo pregato neanche. Ho trovato nella cronaca alla fine dell'aprile 81, allora 2 mesi prima delle apparizioni, il parroco si lamentava: i ragazzi non conoscono che cos'è il rosario, dicono nelle famiglie, in una maggioranza delle famiglie non si prega, non conoscono che cos'è la venerazione della Madonna nel maggio, il mese del maggio. Allora proprio la preghiera era sparita, ma dopo le apparizioni la gente ha ripreso la fede. E secondo me è uno dei doni più grandi che ho visto che la Madonna ha lasciato qui, è proprio la preghiera e il digiuno. È senza ombra di incertezza. D'altra parte, che il mistero si sveli, che il miracolo avvenga, che la Vergine si renda presente visibilmente nella storia, la Chiesa l'ha sempre riconosciuto. Anche accettando questi fatti, come per il passato, la Chiesa non ha mai inteso imporre un obbligo assoluto di assenso. Essa indica, come per Lourdes o per Fatima, che le apparizioni possono essere considerate autentiche. Appena fuori le case si inerpica un sentiero che porta al luogo dove sono avvenuti i primi incontri con la Vergine Maria. Alcuni pellegrini si avviano al luogo delle apparizioni. Questo è il luogo benedetto dove la Vergine lascerà anche un segno tangibile e documentabile della sua presenza. Forse è la prima volta che questo luogo viene ripreso, anche perché fino a non molto tempo fa era circondato dalle forze dell'ordine che impedivano a chiunque di avvicinarsi. Perdurando poi nel tempo queste apparizioni, la Vergine e i ragazzi, nei loro dialoghi, hanno stabilito di incontrarsi nella piccola sacrestia della chiesa parrocchiale nell'ora della recita del rosario. Sugli avvenimenti di Medjugorje regna ancora l'incertezza e l'attesa di un giudizio. La chiesa locale non si esprime. Il vescovo di Mostar non nasconde le sue perplessità. Di certo si può constatare che a Medjugorje agisce una forza che cambia i cuori. In Bosnia e Erzegovina, in tutta la Croazia e su fino all'Istria e alla Slovenia sta accadendo qualcosa di sorprendente. Il vescovo di Spalato ammette: in questo dopoguerra avevamo cercato di evangelizzare il nostro popolo. È valsa di più Medjugorje di tutti i precedenti sforzi, specialmente per i giovani. Tomislav aggiunge: veramente la gente è stata mossa dal di dentro ed è pronta a fare tutto per Dio. Qui tutte le famiglie digiunano il venerdì e nelle famiglie si prega in media un'ora ogni giorno. I vecchi e gli adulti affermano che i giovani pregano e digiunano molto di più. Le chiese sono piene di gente, di giovani. La conversione della gente per noi è il fatto più sorprendente. Madonna ha mandato i messaggi all'umanità. Il primo messaggio è il messaggio principale
attorno a cui tutto ruota è il messaggio della pace all'umanità. Maria, quella veggente che ieri avete visto, ha raccontato la sua terza giornata, dice, è apparsa la Madonna con le lacrime grosse, in sottofondo stava una croce nera spaventosa, la Madonna ripeteva piangendo pace, 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 riconciliatevi. Il messaggio della pace porta questo contenuto. Il mondo con queste tensioni cammina sull'orlo delle catastrofi. Se il mondo vuole la salvezza deve prendere la strada della pace. Però la pace avrà soltanto se troverà Dio. Io sono venuta per dire al mondo: Dio esiste, in Dio è la vita. Quelli i quali troveranno Dio troveranno la vita e troveranno la pace. Ecco il messaggio della pace, spesso ripetuto anche un mese fa. La Madonna disse di nuovo, voglio ripetere di nuovo, la pace sta in crisi. Convertitevi, fatevi fratelli tra di voi, aumentate le preghiere e i digiuni. Per raggiungere la pace, la Madonna chiede la conversione. Anche questo messaggio si ripete quasi ogni giorno, spinge sempre i veggenti e l'umanità alla conversione. Per realizzare la conversione ci si vogliono la preghiera e il digiuno. Nell'inizio la Madonna disse: voi avete dimenticato che con la preghiera e il digiuno potete allontanare anche le guerre, potete sospendere le leggi naturali. Padre Tomislav Vlasic è direttore spirituale dei 6 ragazzi di Medjugorje e responsabile della parrocchia dopo l'arresto e l'allontanamento del precedente parroco, padre Ioso. È il testimone più convinto e più convincente delle apparizioni della Vergine. All'inizio, dice padre Tomislav, pensavo di avere un atteggiamento aperto di fronte a questi fatti. In realtà ero come un fariseo che diceva fra sé: può darsi che l'apparizione sia vera, però io non ne ho bisogno. Ora invece riconosco il mio bisogno di ogni grazia del Signore, perché ogni giorno la vita allarga i suoi orizzonti e il Signore della vita non ha limiti. Insomma, la mia principale esperienza è stata quella di una più grande apertura a Dio. Mi sono poi accorto che se un uomo prende in seria considerazione quello che la Madonna dice, deve per forza accogliere tutto quello che dice il Vangelo. In questo luogo delle prime apparizioni abbiamo visto una fiamma grande che non bruciava. Anche i poliziotti sono corsi lì perché pensavano che fosse una provocazione. Però non hanno trovato altro che una guardia inginocchiata sul luogo delle apparizioni dove si vedeva la grande fiamma. Il segno che la Madonna lascerà sul luogo delle apparizioni qui a Medjugorje sarà dato per tutta l'umanità. Sarà visibile, palpabile, grande, permanente, con cui saranno legati molti miracoli, molte guarigioni. Dopo il segno, se il mondo non si converte, verrà la punizione. Secondo Miriam, tutto è possibile evitare con la conversione, con la penitenza, con le preghiere, però è difficile da aspettare che il tutto mondo si converta. Allora la punizione, certa punizione, dovrebbe venire, però noi con le preghiere, con la conversione possiamo diminuirla.
Gli altri veggenti conoscono alcuni 8, altri 9 segreti. Tutti conoscono, tranne una, conoscono la data del segno visibile, il quale dovrebbe essere lasciato qui a Medjugorje. E tutti quanti dicono di averlo visto in una visione. Dicono che è bello e hanno una gioia grande per aspettarlo. Ivan dice in modo particolare che dopo il segno, quelli quali si convertiranno prima avranno una gioia più grande, ma quelli quali non si convertiranno, in modo particolare quelli quali lotteranno contro Dio, dopo avranno un rimorso della coscienza e avranno delle difficoltà nella sua coscienza. Jacob, Maria, Licca, Ivanka, ogni sera verso le 18 entrano in chiesa. La gente è già presente nella navata centrale. I ragazzi entrano nella sagrestia delle apparizioni, iniziano la preghiera e immediatamente viene la signora. Parla con loro, li conforta, li sostiene, svela loro segreti, annuncia profezie per il mondo. Le immagini straordinarie delle apparizioni del 25 e 26 novembre e dell'8 e 9 dicembre 1983. La prima non è completa, dal momento che il nostro operatore è stato sorpreso dalla semplicità e immediatezza dell'avvenimento. La seconda apparizione, quella del 26 novembre, è ripresa dall'inizio. Tra qualche istante dovremo vedere le immagini della prima apparizione. Queste immagini testimoniano con naturalezza la incomparabile avventura di esseri umani che dialogano con il mistero di Dio, che si rivela nella materna immagine della Vergine. Na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima naši. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zlame. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Amen. Ode.
Moli za nas. 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 In modo così detto tridimensionale, la vedono, sentono, parlano con lei, pregano, cantano, possono toccarla come tutte le altre persone e sentono proprio la sua presenza. Nel momento dell'apparizione dicono viene una luce, dalla luce viene la Madonna. E la Madonna levita su una nuvola, li saluta con un saluto sia lodato Gesù Cristo e continua a parlare, pregare con loro, affidare a loro i segreti, i messaggi e alla fine li lascia con un saluto: restate in pace, angeli miei. Zdravo Marija, milosti puna, Gospod je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isuse. Immagini più complete dell'apparizione del 26 novembre. Anche in questa circostanza i ragazzi parleranno con la Vergine e pregheranno all'unisono con Maria. Le immagini lasciano trasparire l'incontenibile gioia e la sovrumana esperienza di comunicare con il divino. L'ode finale che pronunziano è il commiato. Significa se ne va. È come se venisse loro strappato un tesoro che dona una letizia incontenibile. U ime Otca i Sina i Duha Svetog, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje. Na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako
bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. Abbiamo ascoltato Lode. La Vergine se n'è andata. I veggenti si preparano ad entrare nella chiesa dove il popolo, questa volta, ha già terminato la recita del Rosario e come tutte le sere, insieme a tutti i pellegrini, reciteranno 7 volte Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isuse. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako e come per la nostra mentalità un po' efficientistica, a parte che è difficile accettare così in modo immediato un avvenimento soprannaturale, ma soprattutto è difficile anche perché noi pensiamo che è l'uomo che fa, mentre qui abbiamo assistito al fatto che tutto viene dall'alto. Abbiamo avuto come la coscienza di una presenza superiore. Ecco, volevo chiederle, questo fatto che Dio interviene, che cosa vuole, attraverso la Vergine, che cosa vuole insegnarci? Il messaggio principale di queste apparizioni è la pace all'umanità. E tutti i messaggi praticamente ruotano attorno alla pace. La conversione, la preghiera e la conversione, il digiuno, la vita sacramentale sono proprio indirizzati in questo senso per raggiungere la pace. E i veggenti dicono che la Madonna disse il mondo con queste tensioni cammina sull'orlo delle catastrofi. Se vuole essere salvato deve prendere la strada della pace, però la pace avrà soltanto se troverà Dio. Io sono venuta per dire al mondo Dio esiste, in Dio è la vita e quelli i quali troveranno Dio troveranno la vita e troveranno la pace. Perciò
spesso ripete questo messaggio della pace e il messaggio della conversione. A proposito di quello che tu dici che è difficile accettare questo fatto soprannaturale, ci si vuole la grazia. Padre Tomislav, che segue da vicino questi veggenti, io vorrei chiedere innanzitutto cosa ha detto la Vergine Maria ai veggenti questa sera. Questa sera a Vitska, quella alla quale ha parlato di più, la Madonna ha continuato a raccontare la sua vita. Difatti da 7 gennaio di quest'anno la Madonna sta raccontando la sua vita a Vitska ogni sera. Agli altri ha raccontato alcuni episodi fino adesso. Altri 3 questa sera hanno fatto diverse domande per gli ammalati e hanno raccomandato gli ammalati. Non c'era niente di particolare. Durante l'apparizione avete sentito che i veggenti hanno pregato Padre nostro e gloria al Padre. Difatti la Madonna ha cominciato questa preghiera Padre nostro e noi abbiamo sentito che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, eccetera. Le immagini che ora vedremo riprendono l'apparizione dell'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione. In questa circostanza la Vergine rivela a una veggente il 9° segreto. Ancora più evidente diventa l'estasi dei ragazzi, specie del piccolo Jacob, i cui occhi alla fine accompagnano la Vergine che si eleva davanti a lui. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja.
Na nebesima svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, bude volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Amen. Del 9 dicembre, l'ultima di cui disponiamo le immagini, sono presenti alcuni medici che controllano il battito del polso e verificano le condizioni dei veggenti. Spesse volte, anche in passato, sono stati esaminati e interrogati da medici di diverso orientamento ideologico, ma non è mai stato riscontrato in essi nulla di anormale. U ime Otca, istina i Duha Svetog, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja. Koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova.
fede dunque e la conversione, da chiedere con preghiera assidua e con la penitenza, è il messaggio principale che la Madonna continua a ripetere in straordinaria consonanza con le esigenze dell'anno santo della Redenzione. Ma cosa significa convertirsi? Che cosa questo ha implicato per i molti pellegrini che si sono recati a Medjugorje? Innanzitutto e fondamentalmente la ripresa di coscienza che il cristianesimo è un fatto, è la presenza nella storia del destino reso incontrabile. Noi in fondo siamo cresciuti in un ambiente intellettualistico, ci ha detto un pellegrino, nel quale siamo stati abituati a valutare e a prendere le distanze di fronte ad ogni fatto, invece che a lasciarci interpellare. E anche Cristo può restare un argomento di discorso, più che rapporto personale, più che presenza nelle cui braccia ci si abbandona. Non meravigliatevi, ma voi siete proprio deboli perché pregate troppo poco. Al minimo ogni mattina e ogni sera pregate per mezz'ora. Altro tempo cercate durante la giornata e vi raccomando ogni giorno assistere alla messa quotidiana. A quelle persone le quali frequentano la scuola e vanno al lavoro, la Madonna disse al minimo di mattina e di sera per mezz'ora pregare. Durante la giornata non spegnete lo spirito della preghiera, cercate di trovare il tempo libero e in modo particolare di ritirarvi per qualche minuto nelle pause per mettervi in contatto con Dio. Una volta, quando siamo stati in raduno, ci disse: bene, avete cominciato a pregare 3 ore, però tutti guardate sugli orologi. Quando finire i vostri obblighi, come finirli? Ma vi dico subito, mai li finirete così bene. Offrite il vostro tempo a Dio. Lasciate le vostre preoccupazioni, abbandonatevi a Dio e lasciatevi guidare dallo Spirito. E dopo tutti i vostri doveri saranno fatti bene e del tempo ne avrete di più. Difatti il gruppo si è accorto presto che dopo c'è il tempo di più, perché prima perdevano il tempo, lo sciupavano. In modo particolare in quest'anno ha chiesto di pregare per il nostro Vescovo, per le autorità della Chiesa, perché lo Spirito Santo discenda sulla Chiesa in quest'anno giubilare. Per moltissimi il pellegrinaggio in Jugoslavia ha rappresentato una novità, meglio un approfondimento e una maggiore coscienza della strada su cui già siamo. Anzi, ha messo a nudo la nostra posizione di fronte alla fede, facendo scoprire superficialità, entusiasmi effimeri, mancanze di fedeltà, deviazioni dal cuore dell'esperienza, verso particolari non determinanti. Quei volti, quella chiesa, quella croce, ci ricordano un fatto, sono memoria di un fatto, il fatto decisivo della vita del mondo e della storia degli uomini. 2000 anni fa il mistero si è fatto visibile in Cristo, Redentore dell'uomo. Ancora oggi, dopo 2000 anni, Maria si assume il compito di ricordare agli uomini distratti e infelici del nostro tempo quell'avvenimento. Però c'è sta lotta anche sempre, c'è questa lotta e noi siamo in mezzo, noi siamo tirati da una parte e dall'altra, ma nel momento in cui la coscienza e Dio prima o dopo si avvicina, ti fa sentire il suo fascino, ti fa vedere le cose dal suo punto di vista e allora là puoi scegliere. La puoi scegliere e se sei convinto tu di essere il Dio di te rimani nel tuo buio, ma se ti affidi perché senti il suo profumo, te lo fa sentire, se ti affidi la tua vita cambia, ma proprio cambia. Quando il Vangelo dice morire per rinascere, adesso capisco cosa vuol dire morire per rinascere.
Se prima una persona mi pestava i calli, cioè io glielo facevo il doppio, ora non puoi più pestargli i calli il doppio, perché provi, vedi Cristo anche lì, provi tenerezza. Questo è il cambiamento radicale interiore che fa Dio in noi. E quando vivi a questi livelli qua, voli, non hai più paura, anche se ti capitano cose brutte, sai che sei custodito comunque, sai che è un padre buono quello che ti sta dietro, anche se tu non hai la coscienza di averlo. Zita, noi siamo in chiusura, la ringraziamo nuovamente per essere intervenuta e per questa testimonianza anche molto, molto sentita, le facciamo ovviamente ogni tipo di auguri e soprattutto la ringraziamo per averci messo la faccia, cosa che non è per tutti. Ricordo che Badaretro appunto da oggi, per tutte le volte in cui andrà in onda il venerdì, andrà in onda alle 21:20 e non più alle 22:20. A me non resta che ovviamente augurarvi un buon Natale e un felice anno nuovo da parte personale e da parte anche di chi collabora a Badaretro. Noi torneremo nuovamente il venerdì successivo al primo dell'anno. Grazie ancora per essere stati con noi. Amici ascoltatori, bentrovati, benvenuti al Diavolo e l'Esorcista. Sempre più assistiamo a notizie di cronaca in cui è protagonista il diavolo e soprattutto sono implicati dei giovani che commettono delle violenze e qualche volta anche degli omicidi. E sempre si parla di bestie di Satana, di satanismo, di occulto, di sette, di sedute spiritiche. C'è bisogno anche nel nostro mondo cristiano di chiarirci forse le idee, che cosa si può fare, come comportarsi, come affrontare questi fenomeni e che soprattutto c'è bisogno di capire che cosa significa Satana per noi cristiani. L'orizzonte nel quale ci muoviamo noi al Diavolo e l'Esorcista è quello cristiano, cioè alla fine noi crediamo che Cristo ha vinto il male, ha vinto il peccato, che in un atteggiamento di fede cristiana Satana non ha l'ultima parola perché Cristo lo ha sconfitto con la sua morte e resurrezione. E al Diavolo e l'Esorcista, con questo programma, noi vogliamo affrontare queste tematiche con l'aiuto di Don Gabriele Amort, sacerdote paolino, ottantenne, quindi con una grande esperienza nel campo degli esorcismi, che ci aiuta a capire queste tematiche, ci aiuta a discernere
come comportarci di fronte ai fenomeni dell'occulto. Partiremo perciò da quello che possiamo dire da Adamo ed Eva, dal peccato originale, per affrontare poi le tematiche del male, le tematiche del peccato, che cos'è un esorcismo per la Chiesa Cattolica, ma punteremo soprattutto l'orizzonte, il nostro sguardo verso quella che è la meta finale, cioè di Cristo che vince il male, che vince Satana, grazie anche all'aiuto, all'assistenza e alla protezione della Vergine Maria. E questo è il cammino che faremo al Diavolo e l'esorcista. E partiamo proprio con Don Gabriele Amorto con la prima domanda, che riguarda proprio perché Don Gabriele, Dio ha creato il mondo, ha creato gli angeli, perché Dio ha permesso anche l'esistenza del diavolo e perché Dio ha creato gli uomini. Dio, già felice in se stesso, già autosufficiente, con un dinamismo che è dato dall'amore che intercorre tra le tre persone divine, ha voluto anche comunicare il suo amore creando quello che noi chiamiamo il mondo esterno, angeli, demoni, gli uomini, angeli, uomini, i demoni sono venuti dopo, scusate, angeli, uomini e tutto il mondo creato. È tutto un oggetto dell'amore di Dio per estendere il suo amore anche a creature create. Don Amorto, però se l'uomo commette il male, partiamo proprio da Adamo ed Eva che hanno peccato, si parla di peccato originale, la colpa di chi è? È di Adamo, di Eva? O forse non è, come si ritiene, insomma, che dal momento che Dio ha creato l'uomo era inevitabile che l'uomo peccasse, perché lo ha creato peccatore? No, Dio non ha creato l'uomo peccatore, ha creato l'uomo libero, come ha creato l'angelo libero, il puro spirito libero. Ha dato il dono della libertà, che è il dono più grande che potesse dare, perché è la loro grandezza. Naturalmente uno della libertà può fare buon uso, può fare cattivo uso, ed è il cattivo uso della libertà quello che ha creato gli inconvenienti, i mali che ci sono nel mondo. E un'altra cosa che viene subito spontaneo da chiedere, ma se un uomo commette uno sbaglio, fa un peccato, fa una violenza, un crimine, perché Dio non punisce subito chi fa il male, non lo elimina subito dalla faccia della terra? Perché eliminerebbe la libertà. Dio ci ha creati liberi, poi tira le somme alla fine, ma lì per lì non interviene. Non interviene perché sennò bloccherebbe la nostra libertà. Ecco perché avvengono, non so, io penso a un caro amico che avevo, Vittorio Bachelet, l'uccisione di un uomo così retto, così buono, tante vittime delle ingiustizie, perché Dio non è intervenuto? Perché Dio non è intervenuto a salvare San Giovanni Battista, ad esempio, quando è stato arrestato, quando gli hanno tagliato la testa, non è intervenuto. Poi ne ha fatto un grande martire, l'uomo più grande che esista, il più grande dei nati di donna. Quindi, però lì per lì non è intervenuto. Don Amorto, quindi in qualche modo nella storia, nella vita quotidiana coesistono il bene e il male, le persone buone e le persone cattive, un po' come il grano e la zizzania, no? Esatto. Della parabola evangelica. Esatto, la parabola del buon grano e della zizzania è quello che meglio ci illustra e ci fa capire come il bene e il male vivono insieme, crescono insieme fino al tempo della mietitura. Però mi permette, a questo punto sorge un'altra difficoltà, perché se noi parliamo di un Dio che deve essere giusto, che punisce il colpevole, questo non contrasta un po' con quanto ci viene predicato su Dio che è bontà, che è misericordia? Non dobbiamo dimenticare che la misericordia e la giustizia coesistono, sono interdipendenti, anche la giustizia è una virtù, come è una virtù la misericordia, per cui coabitano, convivono, si completano a vicenda. Dio non sarebbe misericordioso se non fosse anche giusto e non sarebbe giusto se non fosse misericordioso. Forse però nel corso della storia dei secoli si è un po' accentuato qualche volta di più la giustizia a scapito della misericordia.
Si è visto un Dio troppo punitivo, troppo duro, troppo violento anche. Il Dies irae dies illa ci fa vedere un Dio quasi vendicativo, Esatto. quasi un Dio che è pronto alla punizione. Oggi però direi che si esagera piuttosto nel senso opposto, si esagera sulla misericordia di Dio al punto di negare la sua giustizia e quindi da negare l'esistenza delle punizioni che Dio dà a coloro che se le sono meritate. E qui però subentra il problema: se Dio è buono, se Dio è misericordioso, vuole la salvezza di tutti, allora secondo, o almeno stando dalla parte di Dio, l'inferno dovrebbe essere vuoto. Diciamo chiaro, Dio ha creato solo le cose buone, solo le cose sane, solo le cose belle. Quindi nei piani di Dio non esisteva né il male, né la malattia, né la sofferenza, né la fatica, né tantomeno l'inferno. A questo punto vorrei raccontare un episodietto. Quando padre Candido stava per cacciare via un demonio da una persona posseduta, con la sua ironia gli diceva: vai, vai a Satana, vai, Dio te l'ha creata per te una casetta ben riscaldata, bella calda in cui non soffrirai il freddo. E il diavolo a un certo punto gli ha detto: tu non sai niente. Quando il diavolo ha delle uscite così vuol dire che Dio gli comanda di dire una verità. Non è stato lui, Dio, a crearlo l'inferno, siamo stati noi. Lui non ci aveva neppure pensato. Non era nei piani di Dio l'esistenza dell'inferno. E quando io ho interrogato i demoni per dire: anche tu hai contribuito alla creazione dell'inferno, sempre mi hanno risposto: tutti noi abbiamo contribuito. L'inferno non è stato creato da Dio, e che ci va non è Dio che ce lo manda, è Lui che ci va con le sue gambe. Quindi l'inferno in qualche modo è una conseguenza della libertà dell'uomo. Esatto, è una conseguenza della libertà male usata, dell'abuso della libertà usata contro Dio, contro le disposizioni di Dio, contro la legge di Dio, in ribellione a Dio. Per cui viene punito in maniera da distanziare la creatura, puro spirito se si tratta di un demonio, uomo se si tratta di un uomo, distanziarlo definitivamente da Dio. Don Gabriele, non le chiediamo di mettersi dalla parte di Dio, di fare così il veggente, ma secondo lei l'inferno è vuoto o è pieno? Purtroppo l'inferno è pieno e tutte le visioni che hanno avuto i santi dell'inferno vedono le anime precipitare nell'inferno, e noi basta che ci guardiamo intorno e vediamo quanta perfidia c'è nell'uomo, in certi uomini, quanta perfidia c'è. Pensiamo alle sette sataniche, ad esempio. Pensiamo, tanto per fare dei nomi concreti di persone viventi, a tipi come un Marilyn Manson, ad esempio, un satanista numero 1, come Levey, come Acronley. Pensiamo a persone che sono veramente possedute dal demonio, che si sono consacrate a Satana, e quindi non possiamo pensarle altro che all'inferno. E in questo caso il purgatorio, che cosa sarebbe? Che cosa è? Il purgatorio è un ritrovato della misericordia di Dio per dare la possibilità a quelle anime che sono morte in grazia di Dio, non in peccato mortale, ma che non hanno completato sulla terra la loro purificazione, per cui non possono entrare in paradiso. Ecco che Dio ha dato loro questa possibilità di completare nell'altra vita la loro purificazione. Quindi è un atto della misericordia di Dio aver dato questa possibilità alle anime di completare la loro purificazione. E immagino che il purgatorio sia molto pieno, perché tutto sommato, insomma, se ci guardiamo bene, tutti abbiamo bisogno di purificarci, o no? Sì, è vero. E non posso dimenticare una delle frasi della Madonna di Medjugorje, a cui io credo, della Madonna di Medjugorje, che diceva: le anime muoiono, quando muoiono non sono pronte, non sono preparate, per cui sono poche quelle che vanno direttamente in paradiso. Molti purtroppo hanno bisogno di questo passaggio nel purgatorio, in cui le sofferenze sono grandissime, tanto che una grande carità, quella di suffragare le anime dei defunti. Ecco, però la differenza tra l'inferno e il purgatorio,
Qual è? La differenza è nettissima, perché le anime del purgatorio le chiamiamo sante anime del purgatorio, sono in grazia di Dio, hanno la certezza del paradiso, hanno la certezza della salvezza eterna, mentre i dannati sono dei disperati, per i quali non esiste più nessuna possibilità di salvezza. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorth, ci fermiamo per questa puntata qui e ci rivediamo alla prossima puntata. Non perdetevi Il diavolo e l'esorcista su Telenova. Grazie e alla prossima. Amici ascoltatori, bentrovati al Diavolo e l'Esorcista. Siamo di nuovo con Don Gabriele Amorth che ci insegna, ci dà dei consigli su come vincere il male e Satana. E nella prima puntata, Don Gabriele, abbiamo affrontato il discorso sulla creazione. Adesso vorremmo puntare un po' su quello che è il diavolo e la sua attività, andare nello specifico. Questo diavolo è una persona reale oppure un'allegoria che indica il male così in modo simbolico, metaforico? È un puro spirito, un essere personale, intelligentissimo, di una grande potenza. Da notare che la sua intelligenza, la sua potenza, che già aveva quando era stato creato da Dio come il più bello e il più maestoso di tutti gli angeli, l'ha conservata. Ha ancora la stessa potenza, la stessa intelligenza, solo che la usa adesso contro Dio. Quando si parla di intelligenza del diavolo, vuol dire che può fare tutto, può fare anche delle cose eccezionali, può cambiare le leggi della natura? Non può cambiare le leggi della natura, però può conoscere tantissime cose che noi non conosciamo e dedurre dal presente anche fatti futuri. Lui non sa il futuro, ma dai fatti presenti può dedurre i fatti futuri. Ad esempio, io non so di avere un tumore, lui lo sa che itinerario a questo tumore può prevedere il giorno della mia morte, perché da un fatto presente può ricavare un fatto futuro, se no di per sé il futuro non lo conosce. Don Amorth, in questo caso lei ha detto che il diavolo è un essere spirituale, ma si può toccare, si può fare esperienza di un essere così? Non si può fare un'esperienza sensibile, proprio perché è uno puro spirito, ecco che non può essere rappresentato, ad esempio. Quando noi lo rappresentiamo con le corna, con le ali da pipistrello, con gli zoccoli, lui ci gode immensamente, perché il demonio fa di tutto per rendere non credibile la sua presenza, fa di tutto perché non si creda alla sua esistenza, così può agire liberamente. E a proposito di presenza, il diavolo è solo una figura della religione cristiano-giudaica oppure è presente anche in altre religioni? Il diavolo è presente in tutte le religioni, in tutti i popoli, in tutte le razze, anche nelle civiltà più antiche. C'è sempre la percezione di uno spirito maligno da cui bisogna difendersi o da cui bisogna chiedere la protezione, magari con sacrifici di animali, di frutti, purtroppo anche con sacrifici umani, magari con riti praticati dallo stregone, secondo quello che è la cultura dei vari popoli. Ma tutti i popoli di tutti i tempi e tutte le religioni hanno la percezione dell'esistenza di uno spirito malefico. E veniamo un po' più a noi. Secondo la Bibbia, che poi è il libro ispiratore del cristianesimo,
come è concepito nella scrittura il diavolo? Ecco, la Bibbia ci dà l'esatta descrizione, l'esatta conoscenza del demonio, ossia ci dice come Dio ha creato i puri spiriti, li ha creati tutti belli, buoni, intelligenti, santi, però ha dato loro il dono del libero arbitrio, il dono della libertà. Ed ecco che Satana, che era il più splendente, il più bello di tutti gli esseri, si è arrogato il titolo di essere come Dio, anzi ha voluto essere lui Dio, e allora si è ribellato a Dio, trascinando nella sua ribellione uno stuolo di altri demoni. E allora, ribellatosi a Dio, diventato nemico di Dio, è diventato colui che cerca di allontanare da Dio tutte le altre creature. Quindi è un'azione abbastanza concreta quella che il demonio fa. Un'azione estremamente concreta, un'azione estremamente intelligente. Il demonio è attivissimo e siamo noi stolti a non renderci conto della sua presenza e della sua azione. Da notare che il demonio ha due azioni. Ha un'azione ordinaria, che è quella a cui lui tiene di più, il tentatore, tentare l'uomo al male per farlo cadere nel peccato, è quella a cui lui tiene di più. Tutti noi, dalla nascita alla morte, siamo soggetti alle tentazioni del demonio e Gesù, facendosi uomo, ha accettato anche lui di sottostare all'azione del demonio. Ecco, tra l'altro nella Bibbia, nel Vangelo, assistiamo anche alle tentazioni di Gesù. Anche Gesù fu tentato dal demonio nel deserto. Fu tentato non solo nel deserto, durante tutta la sua vita, come in un discorso ci ha detto Giovanni Paolo II, durante tutta la sua vita fu sempre tentato dal demonio, anche la Madonna fu sempre tentata dal demonio. Perché... Questo, Don Amato, mi perdoni, questo vuol dire che anche Gesù sottostà al male, al demonio? Anche Gesù era sottoposto alle tentazioni di Satana, però le ha sempre vinte. Come l'uomo può sempre vincere le tentazioni di Satana. In che modo? Con la vigilanza e la preghiera. Senza vigilanza e preghiera è impossibile resistere alle tentazioni di Satana. Non basta la vigilanza, è fondamentale fuggire le occasioni, stare attenti alla nostra natura ferita, stare attenti alle tentazioni che il mondo ci presenta. Non basta. Ecco, torniamo un po' al diavolo come ci viene presentato nella Bibbia, no? Che poi è la fonte della nostra ispirazione, della nostra teologia e anche della nostra vita cristiana. E ci sono delle figure bibliche di diavolo che possono paragonarsi in qualche modo agli dei pagani? No, non ci sono, non è paragonabile agli dei Quindi pagani. Quindi è un frutto della mitologia, diciamo, ecco, no, tanto per fare un esempio. La mitologia porta lontano da quella che è la realtà biblica, che è la realtà vera, perché noi per rivelazione sappiamo con esattezza chi è il demonio, che è un puro spirito, che è intelligentissimo, che è fortissimo, che ha una grandissima potenza e che ci tenta continuamente e che oltre all'azione ordinaria di dare le tentazioni al male, al peccato, può anche agire con un'azione straordinaria che è quella di dare dei mali malefici particolari. Potrebbe a un certo punto il demonio pentirsi e tornare un angelo buono? Non è possibile, perché la sua scelta è una scelta irreversibile. Tante volte io ho chiesto al demonio, tra parentesi, quando ho a che fare con persone possedute dal demonio, sì, ho dialogo diretto col demonio. Che poi, mi perdoni Don Gabriele, affronteremo anche il discorso dell'esorcismo, l'esperienza di Don Gabriele fatta appunto con delle persone che sono possedute dal demonio. Adesso però stiamo affrontando il discorso a monte e quindi sulla figura del diavolo, perché è importante capire, prima di arrivare all'esorcismo, che cos'è e come agisce il demonio. Quindi dicevamo, il diavolo non può pentirsi. Non può pentirsi. Quando ho chiesto al demonio se tu potessi tornare indietro, tu che con tutta la tua intelligenza, io lo prendo in giro, sei il più imbecille di tutte le creature, con tutta la tua immensa intelligenza eri in paradiso e adesso sei all'inferno. Se tu potessi tornare indietro, sempre mi hanno risposto, farei la stessa scelta, perché loro ritengono di avere compiuto un atto di superiorità
a Dio per essersi ribellati a Dio. Io mi sono ribellato anche a Lui. Questo lo dicono esplicitamente. Lo dicono esplicitamente. Io ho avuto il coraggio e la forza di ribellarmi anche a Lui. Se ne fanno un vanto, mentre è stata la loro condanna. E questo quindi non c'è ritorno da questa strada? Non c'è ritorno, è una strada senza ritorno. E allora la domanda che viene spontanea, sempre in successione, se il diavolo ha scelto il male e ha imboccato una strada senza ritorno, la persona che si danna, la persona che commette peccato mortale, che quindi va all'inferno, secondo la tradizione cristiana, potrebbe pentirsi, potrebbe essere perdonata? No. Perché la persona che va all'inferno vuol dire che si è così incallita nel male che è impossibile che retroceda. Anche qui un episodio da Medjugorje mi viene spontaneo ricordarlo, quando una volta Miriana, la prima che non ebbe più le apparizioni quotidiane della Madonna, chiese alla Madonna: Madonna cara, non potrebbe un dannato pentirsi e il Signore non potrebbe dall'inferno metterlo in paradiso? La Madonna sorridendo ha risposto: oh sì, Dio potrebbe, ma sono loro che non vogliono, perché quando uno si incancrenisce nel male ne resta così soggiogato che è impossibile che retroceda. E fa senso però sentire che ci sono degli esseri umani o degli esseri spirituali che sono così, come dire, impietriti, induriti nel male. È possibile anche a livello di una persona umana che cada in un baratro così profondo da non riuscire più a volere il bene? La persona umana, finché è in questa vita, può sempre pentirsi, può sempre ricredersi, può sempre ritornare al bene, però alle volte si incancrenisce talmente nel male che non è più possibile un suo ritorno. Tipica la figura di Giuda, quando all'ultima cena a un certo punto Gesù gli dà un boccone da mangiare e Giovanni l'Evangelista ci dice: da quel momento Satana entrò in lui. Basta, era finito, era diventato un possesso di Satana, come persona umana aveva già fatto una scelta definitiva. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorth per questa puntata, ci fermiamo qui, ci rivediamo alla prossima, al Diavolo e l'Esorcista. Amici ascoltatori, rieccoci al Diavolo e l'Esorcista in compagnia di Don Gabriele Amorth che ci insegna come vincere il male. E oggi parliamo di satanismo. Don Gabriele, come si presenta oggi il satanismo? Con quale volto? Con quali eventi? Il satanismo purtroppo oggi si presenta in una maniera estremamente invadente. Diciamo subito che ci sono due forme di satanismo, il satanismo personale e quello impersonale. Parliamo soprattutto del satanismo personale, quello che rende un culto a Satana al posto che un culto dato a Dio. Un culto a Satana che è basato sul vizio, che è basato sulle tre grandi passioni dell'ambizione, del piacere, del successo. E il satanismo da un culto a Satana come se fosse Dio, per cui ha i suoi riti, ha i suoi sacerdoti, una sua gerarchia. Tutti abbiamo sentito parlare di Messe Nere, che è il culto culminante a Satana. Tutti abbiamo sentito parlare di profanazioni di cimiteri, abbiamo sentito parlare di profanazioni di tabernacoli. Sì.
E il culto a Satana è proprio un sostituire Satana a Dio, per cui chi si dà al culto a Satana adora Satana, si consacra a Satana. Ho bruciato varie consacrazioni a Satana scritte col sangue per ottenere dei vantaggi materiali. Quindi in qualche modo si contrappone, si mette al posto di Dio la figura di Satana. Esatto, si mette al posto di Dio la figura di Satana, allo scopo di averne dei vantaggi che corrispondono alle tre grandi passioni, ossia di avere successo, di avere quattrini, soldi e di avere i piaceri, specie i piaceri del sesso. Ecco, ma come si divulga questo satanismo? Chi è che se ne fa portatore? Il satanismo purtroppo è divulgato sia da tanti libri, sia oggi da tante musiche, in particolare dal rock satanico. Ci sono i più famosi complessi rock che sono tutti dedicati al satanismo, in cui ci sono dei messaggi subliminali, sublimina, sotto i limiti, che si recepiscono girando i dischi alla rovescia, che inneggiano a Satana, inneggiano alla libertà sfrenata, inneggiano a non avere nessuna autorità sopra di noi. Tu sei Dio, fai quello che vuoi, se vuoi uccidere uccidi, se vuoi ucciderti ucciditi, e ci sono molti esempi concreti di persone che si sono suicidate dopo aver ascoltato uno di questi dischi. Aggiungo anche, senza generalizzare, che ci sono varie discoteche, ma proprio varie discoteche in cui l'itinerario è pressoché obbligato. Prima l'alcol, poi la droga, poi il sesso e poi l'ingresso in una setta satanica. Ma queste cose sono così affermate, così numerose, oppure certe cose si fermano così a una moda superficiale? Cosa c'è di veramente serio? Oggi purtroppo il satanismo si è veramente affermato. Perché? Perché i giovani non hanno più valori, non sono più abituati al sacrificio, non sono più abituati alle mortificazioni, non sono più abituati ad apprezzare i veri valori della vita, i veri valori della famiglia, i veri valori del vero amore. È comune al giorno d'oggi coabitare. È diventato un disastro. I giovani purtroppo mi fanno tanto pena, perché non avendo valori, ecco che vanno in cerca dei falsi valori, e basta che si incontrino con compagnie non buone perché purtroppo acquistino immediatamente un cambiamento di rotta, mentre magari prima erano praticanti religiosi, poi non lo sono più, già incominciano a 13-14 anni a scantinare, mentre prima non ubbidivano ai genitori, non ubbidiscono più, mentre prima non avevano una disciplina di orario di famiglia, rientrano a casa alle 2, alle 3, alle 5 di notte senza che i genitori sappiano dove si trovano, e coi genitori che restano svegli tutta notte in attesa dei figli. Mi perdoni, Don Gabriele, però c'è una differenza, almeno nella gravità delle cose, per esempio tra un sentire una canzone che può essere anche volgare, dove ci sono anche delle parolacce, dove magari si parla di Satana, e il commettere poi un atto criminoso. Cioè, c'è una scala, una gradualità in queste cose, esatto, nella gravità dei fatti. Cioè, esatto. Io non me la sento di condannare un giovane perché porta una maglietta con una scritta un po' balorda rispetto poi a un giovane che invece commette un crimine. D'accordo, c'è una scaletta, però purtroppo è una scaletta in ascesa, è una scaletta in crescendo, un po' come un incomincia con lo spinello e poi va a finire nelle droghe pesanti, un po' allo stesso modo, un incomincia con soltanto una moda esterna. Non so, diamo un esempio banalissimo che tutti sanno. Oggi le ragazze si vestono di nero. Perché tutte si vestono di nero? Perché si danno al satanismo? No, ci mancherebbe anche i altro. Sacerdoti, tra l'altro. No? Anche i sacerdoti, ma i sacerdoti è un altro motivo. Direi che oggi è diventata una moda però che ha un fondamento sbagliato.
Non vuol dire però che chi si veste di nero si dia satanismo, intendiamoci bene. Si veste di nero soltanto perché è di moda vestirsi di nero. Però è un fatto che nelle sette sataniche si va vestiti di nero e i riti satanici si fanno incappucciati con mantelli neri. Ecco perché il nero acquista tanta forza e tanta importanza nella mente dei giovani. Non dimentichiamo che i giovani hanno bisogno di novità, hanno bisogno di trovarsi tra di loro, hanno bisogno, non avendo valori reali, hanno bisogno di crearsi dei valori fasulli. Ecco a loro un Mary Mason che riempie le piazze, che riempie i teatri di giovani entusiasti, di giovani che diventano veramente scalmanati di fronte a lui. Don Amato, al di là di questi raduni così di piazza, diciamo, di giovani, e per i concerti, sono molte le sette sataniche, purtroppo, concretamente come numero, come consistenza? Purtroppo sono molte. Non si può fare dei calcoli esatti perché molti gruppi si riuniscono con facilità e si suddividono. Poi bisogna tenere anche conto che molte volte la setta satanica è una maschera per nascondere altro. Ad esempio, alcuni anni fa era di moda tacciare i dintorni di Roma come luoghi di messe sataniche e di riti satanici, e invece poi si vedeva che erano soltanto dei bordelli, ossia molte volte si maschera lo spaccio di droga o la prostituzione come satanismo. E quindi in questo caso, più che un vero culto satanico, c'è un interesse o uno scopo, diciamo, sempre criminoso, ma che non ha niente a che fare con Satana. No, però dove c'è del vizio c'è sempre la zampa di Satana, perché dove c'è della esclusione dalla legge di Dio, dove si va contro la legge di Dio, sempre c'è il suggerimento di Satana, che è quello che ci allontana da Dio ed è quello che dice, come già i progenitori, non è vero che se mangerete morirete, anzi sarete simili a Dio. Per cui i giovani oggi, quelli che noi chiamavamo peccati, li chiamano esperienze. Don Gabriele, dalla sua esperienza, quali sono le città dove ci sono più sette sataniche, almeno in Italia? Sono tutte allo stesso piano. Torino si è fatta una fama ingiustificata. Io credo che la città in cui c'è più satanismo sia Roma per un motivo demografico, perché ci sono più abitanti. Però oggi non c'è differenza. Anche non c'è differenza, c'è grande città e piccolo paese. Una volta si diceva la città è corrotta, i paesi sono ancora sani. Non è più così. Oggi il satanismo si è sparso ovunque. Come si entra e come si esce da queste sette, se si può uscire? È molto difficile uscire, anche perché si ha paura delle vendette della setta, per cui si fa fatica a uscirne. E come si entra? Come si entra? Sempre guidati da degli amici satanisti che introducono dentro la setta satanica. In genere con la curiosità di assistere a riti satanici, in genere con l'uso dell'alcol e della droga, per cui la persona viene, per così dire, quasi ipnotizzata, spersonalizzata e si lascia condurre dove si vuole. Un esempio, una mamma mi diceva in questi giorni: ho letto il diario segreto di mia figlia, 16 anni, io la credevo pulita, anche se di notte arrivava a casa tardi. Nel suo diario c'era scritto: io ho dato la mia anima agli altri e ho dato agli altri anche il mio corpo. Voi capite cosa vuol dire in una ragazza di 16 anni? Mettiamoci, Don Amato, nei panni di un genitore. Come si può combattere? Che cosa si può fare contro il satanismo? Un genitore si trova proprio veramente nei pasticci, perché il satanismo porta prima di tutto lontano da Dio. Quindi io dico sempre, è un problema innanzitutto di conversione, di ritornare a Dio, di ritornare alle leggi di Dio, di ritornare alla fede. Oggi non c'è fede e quando manca la fede cresce la superstizione e cresce la ricerca anche di queste evasioni, se vogliamo chiamarle evasioni, come sono le sette sataniche. Non c'è fede e allora ci si dà ai culti idolatrici. Un genitore cosa può fare?
può cercare di pregare, può cercare di far ritornare il figlio a Dio, può cercare di portare il figlio a un qualche cosa che lo scuota, come ad esempio un pellegrinaggio a Lourdes, un pellegrinaggio a un santuario mariano, un'esperienza sacra, un'esperienza religiosa che possa smuoverlo. E daremo altre soluzioni nelle prossime puntate. Per oggi ci fermiamo qui, grazie per averci ascoltati, arrivederci alla prossima puntata. Amici ascoltatori, bentrovati al Diavolo e l'Esorcista con Don Gabriele Amot che ci insegna come vincere il male. E oggi parliamo, nella puntata di quest'oggi, parliamo di sedute spiritiche, questo fenomeno così diffuso, così divulgato anche nella pubblicistica nazionale sui quotidiani. Don Gabriele, cosa sono le sedute spiritiche? Le sedute spiritiche sono interrogazioni che si fanno per evocare un defunto, interrogarlo e ottenere delle risposte. Per cui sempre la seduta spiritica è evocare un defunto, fargli delle domande per ottenere delle risposte. E perché si fanno le sedute spiritiche? Che bisogno c'è? Beh, i motivi sono tanti. C'è un motivo di affetto, per esempio uno che vuol parlare con un defunto, una persona cara defunta, non so, un marito, gli muore la moglie o viceversa e vuole parlare con la persona defunta. Può esserci un motivo di curiosità, può esserci un motivo di interesse per avere dei consigli, per sapere cosa fare. Ci possono essere motivi anche soltanto di voglia, di curiosità per vedere se per caso un defunto si presenta e che cosa per caso vuole dire. E in che modo si fanno le sedute spiritiche? C'è tutta una trafila, una pratica da fare? Le sedute spiritiche una volta si facevano chiamando un medium che andava in trance e il medium evocava la persona che si indicava che venisse evocata. Oggi non è più necessario fare così e non si fa più così. Oggi è di comune anche nelle sedute spiritiche il self-service, il fare da soli, il fare da sé. I giovani che amano fare le cose insieme usano quello che è chiamato il gioco, lo chiamano il gioco del cartellone o del bicchierino o della moneta, un cartellone con le lettere dell'alfabeto, una moneta, un bicchierino, un oggetto su cui tutti mettono un dito, i presenti che si mettono intorno, 4, 5, 6 persone che si mettono intorno, mettono il dito sopra, l'oggetto che si muove va nelle varie lettere e forma delle parole e con questo sistema si calcola che il 37% dei giovani delle scuole superiori abbiano fatto almeno qualche volta il cosiddetto gioco del cartellone. Quindi mi perdoni, sono i giovani soprattutto che fanno queste cose oppure si ritrova questo fenomeno in tutti i tipi di categorie sociali o di persone? Si trova in tutte le categorie di persone. Direi che i giovani lo fanno soprattutto per curiosità, lo fanno soprattutto per vedere se per caso si mettono in comunicazione con un qualche defunto. Aggiungo però che sono giochi estremamente pericolosi perché può entrarci la coda del diavolo e può entrare veramente che qualcuno, dopo aver assistito a una seduta spiritica, resti colpito da una presenza malefica. E quindi qui arriviamo a quella che è la posizione della Chiesa.
Perché la Chiesa dice non fate sedute spiritiche? Perché sono false, perché non sono vere, perché sono pericolose, perché? La Chiesa proibisce sempre le sedute spiritiche, prima di tutto perché vanno contro la fede in Dio. Il Dio ci ha creati, ci ha dato la libertà, ci ha dato un tempo in cui vivere, è scaduto questo tempo in cui viviamo, basta, la vita umana è finita e c'è una parabola così bella del Vangelo del ricco Epulone e del povero Lazzaro, c'è un baratro tra noi e il mondo dell'aldilà, un baratro insuperabile. Anche se c'è comunicazione di preghiera, di suffragio per i defunti, i giusti che intercedono per noi, però non c'è un dialogo diretto, c'è una barriera. E la Chiesa li proibisce anche perché ci può essere la coda del demonio, per cui uno può ricevere degli inconvenienti. La Chiesa vuole che noi viviamo di fede, che crediamo in Dio, che seguiamo Dio e i Suoi insegnamenti e quindi, scaduta la vita terrena, non vuole che cerchiamo di evocare i defunti che non hanno nessun interesse ad essere di nuovo coinvolti nelle vicende umane. Quindi la curiosità su ciò che sarà di noi, su ciò che avviene nell'aldilà, in qualche modo è bandita dalla nostra fede. È bandita perché ci debbono bastare le parole di fede. Molte volte proprio uno fa le sedute spiritiche per la curiosità di conoscere il futuro, di conoscere che cosa gli capiterà, di conoscere magari nella sua salute se c'è qualche male che lui non conosce, ma soprattutto per conoscere il futuro, per conoscere com'è la vita dell'aldilà. E sono tutte cose che la Chiesa insegna con la fede, ci insegna con la parola di Dio e quindi che non hanno nessun bisogno di ricerche umane che sono basate sull'errore e sulla menzogna. Sì, legato a questa curiosità per il futuro ci sono anche altre cose come l'oroscopo, l'astrologia. Qual è la differenza tra una seduta spiritica e la lettura o l'ascolto di un oroscopo? Direi che sempre sono forme di superstizione, sono sempre forme di superstizione che denotano una mancanza di fede, denotano un calo di fede, denotano un non fidarsi di Dio e nel volere chiedere a chi non è in grado di rispondere o oggetti che non sono in grado di rispondere, come l'oroscopo, volere chiedere cose che non è in grado di dire. Però ci sono anche personaggi influenti, potenti della storia che non dovrebbero aver bisogno di queste cose, eppure lo fanno. Cos'è Certo. una moda o è un bisogno tipico dell'uomo andare a cercare cosa succederà? Essere sicuro anche per ciò che succederà nel futuro. È una curiosità che tutti possono avere come curiosità, però se uno è di fede si fida solo della parola di Dio e si accontenta di quella. Se uno non ha fede, ecco che allora lei ha uomini politici, uomini sportivi, industriali, che hanno bisogno, prima di prendere delle decisioni, di consultare l'oroscopo, ad esempio, per vedere se la loro decisione è buona o cattiva, se il tempo è giusto o non è giusto per prendere questa decisione. C'è un personaggio anche biblico famoso che ha fatto qualcosa di simile e che corrisponde al nome di Saul, re Saul. Che cosa è successo, Don Amorth, in quell'episodio? Ecco, in quell'episodio è successo che realmente la medium ha evocato l'anima di un defunto, l'anima di Saul. Dio ha permesso che ciò avvenisse. Da notare però l'urlo della medium quando è comparso Saul, perché è successo un qualche cosa che a lei non era mai capitato. Quindi un urlo che ha fatto vedere l'assoluta novità della cosa. E poi le profezie di Samuele, evocato da Saul, le profezie di Samuele, tu oggi stesso, tu e i tuoi figli verrete con me, ossia profetizza loro la morte. Quindi direi che non avevano molto gusto a sentirsi profetizzare queste cose. Quindi anche nella Bibbia troviamo un episodio, diciamo una seduta spiritica molto concreta che è un insegnamento anche della pericolosità
di questo fenomeno, di questa pratica. Esatto, perché è un insegnamento... a fronte dei tanti maghi, indovini che sono nella Bibbia sono considerati degli imbroglioni, in questo caso invece si dice che è un fatto vero. Esatto, questo caso è un fatto vero che ci deve tenere proprio lontano da questi esperimenti, da queste prove. Don Gabriele, parliamo di quello che è il movimento della speranza. Che cos'è? Proprio legato a questo fenomeno. Proprio, è un movimento sorto soprattutto che ha la sua sede tra Rimini, Riccione, Cattolica, e si sta spargendo purtroppo anche all'estero, purtroppo ne fanno parte anche sacerdoti noti. È un movimento che vuole insegnare ai genitori come parlare ai loro figli defunti. Da notare è come colgono i genitori in un momento di estrema debolezza. Un genitore che resta scioccato per la morte, mettiamo, per un incidente stradale, la morte di un figlio di 18-20 anni. Ecco, insegnano come comunicare. E allora voi capite che la curiosità da parte del genitore, l'attrattiva è grandissima. E come insegnano a comunicare? Soprattutto con due sistemi, col sistema della scrittura automatica e col sistema del registratore. Da notare che sono tutti sistemi fasulli. Ad esempio, una volta si è riunito una quindicina di persone solite ad usare il sistema del registratore, si è messo sul tavolo un registratore, lo si è fatto girare a vuoto, poi quando lo si è fatto girare di nuovo per l'ascolto, ecco che tutti hanno scritto perché tutti hanno sentito qualcosa, ma sono uscite 15 versioni completamente diverse. Quindi vuol dire che non c'è una scrittura automatica che permetta di metterci in comunicazione non esiste. Con i nostri cari. È tutta creazione Gabriele, del subconscio. Qual è il modo migliore per metterci in comunicazione con i nostri cari defunti allora? Il metodo migliore, unico, è la preghiera. Noi ci possiamo mettere in comunicazione con i nostri cari attraverso Dio, solo attraverso Dio. Anche qui ritorna la parabola del ricco Epulone e del povero Lazzaro. Il ricco Epulone, parlando dall'inferno, non si rivolge a Lazzaro, si rivolge ad Abramo che rappresenta Dio. Dì a Lazzaro per favore, ossia usa il tramite di Dio. Solo attraverso Dio noi possiamo comunicare con i nostri defunti e il Signore qualche volta, qualche rara volta, può permettere anche che un defunto si presenti o si faccia udire, ma sono casi rarissimi, casi voluti da Dio, da non ricercarsi e non sono frutto della nostra abilità. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amort e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Amici ascoltatori, bentrovati al Diavolo e l'Esorcista. Siamo in compagnia di Don Gabriele Amort che ci insegna come vincere il male. E oggi parliamo di un argomento specifico che è la magia. Don Gabriele, che cos'è la magia? Non è facile darne una definizione, perché la magia si basa sul credere che ci siano delle persone che abbiano dei poteri particolari, sia di influire sugli uomini, sia di influire sugli eventi, che abbiano dei poteri particolari di fare del bene o di fare del male, che abbiano dei poteri particolari di indovinare il futuro, di predire quelli che saranno gli avvenimenti della nostra vita e di influire su questi avvenimenti. Per cui la magia è la forma
più diffusa di occultismo, le 3 grandi forme di occultismo: magia, sedute spiritiche, sette sataniche. La magia è la forma più diffusa. Quindi quando uno fa il mago in qualche modo pretende di mettersi al posto di Dio. Pretende di mettersi al posto perlomeno di uno che ha dei poteri straordinari. Da notare che oltre il 99%, direi 99,9% dei maghi sono soltanto degli imbroglioni, che tutt'al più hanno una certa capacità intuitiva sulle persone, hanno un'influenza di, non dico ipnotica, ma un'influenza di, una capacità di influire sulle debolezze di una persona, per cui una persona resta colpita da quello che il mago gli dice e molte volte ne resta completamente soggiogata. Il mago cosa fa? Cosa dice? Ci sono tante forme di magia. In genere uno va dal mago per sapere il proprio futuro. Oppure uno va dal mago perché ha un bisogno particolare. La grande maggioranza delle magie sono a scopo amorose. Per esempio, uno si innamora di una ragazza, va dal mago perché la ragazza si innamori di lui. Uno si innamora del fidanzato di una sua amica, va dal mago perché il fidanzato lasci la sua amica e si unisca a lui. Quindi si va dal mago perché si vuole cambiare l'evento naturale delle cose. Esatto, si vuole cambiare l'evento naturale delle cose. Oppure si va dal mago per spirito di vendetta, perché faccia del male a una persona, perché faccia del male a una famiglia, perché faccia del male a un'abitazione. Ecco, in proposito si parla di magia bianca e magia nera. Che differenza c'è? La differenza è una sola. È tutta magia, perché la magia è sempre, quando non è puro imbroglio, il che avviene il più delle volte, quando non è puro imbroglio, la magia è sempre un ricorso a Satana, per cui sia che si tratti di magia bianca, che sarebbe togliere il male, sia che si tratti di magia nera, che è dare il male, è sempre fatto attraverso l'intervento di Satana, per cui è sempre proibita, è sempre un ricorso al demonio. Sono molti i cosiddetti maghi o gli operatori dell'occulto? Gli operatori dell'occulto sono proprio molti, sono più del doppio dei sacerdoti che ci sono in Italia. Addirittura? Più del doppio dei sacerdoti, e in Italia si calcolo i ragionamenti fatti di Cecilia Trocchi, Cecilia Gatto Trocchi, che ha studiato, per esempio, è arrivato a dire che 13 milioni di italiani vanno dai maghi. E io le ho chiesto, ma come hai fatto ad arrivare a questa cifra? Perché non è una cifra inventata, sballata, è una cifra frutto di studio. Dice, ci ho impiegato 4 anni di ricerche e 4 anni di indagini. O pensiamo, 13 milioni di italiani che frequentano i maghi, e aggiungo anche di tutte le categorie. Non è che vada dal mago la vecchietta sprovveduta o il ragazzo sprovveduto, ci va dal mago anche qui l'industriale, lo sportivo, l'uomo politico, il ricco, il povero, tutti vanno dal mago. Don Amorto, si va dal mago perché si è persone deboli, facilmente influenzabili, o perché si è persone senza fede? Sempre direi c'è una scarsità di fede, su questo non c'è dubbio, perché rivolgersi ai maghi significa proprio un abdicare il rivolgersi a Dio e rivolgersi al rivale di Dio, perché come dicevo i maghi, se non sono imbroglioni, sono legati a Satana, o sono legati a Satana o sono semplici imbroglioni. Poi uno deve distinguere il mago e comprendere se un mago fa delle sciocchezze da come agisce. Uno va da un mago che prende dell'acqua. Ecco, che cosa fa in concreto un mago? Fa tante cose diverse, proprio dipende da mago e mago. C'è il mago che solo ascolta e dà delle risposte. C'è il mago che benedice dell'acqua, la dà da bere e dice che quell'acqua ha dei poteri particolari. C'è il mago che dà dei talismani in genere costosissimi, che dovrebbero proteggere la persona e invece la caricano di negatività. C'è il mago che si dà le arie del profeta e quindi che predice eventi futuri
che poi avvengono o non avvengono, questo è un altro paio di maniche, e predice eventi futuri e predice la possibilità di influire su questi eventi secondo i suoi poteri, secondo la sua volontà. Ecco, nell'armamentario dei maghi ci sono anche i simboli religiosi cristiani? No, però i maghi in genere si circondano nei loro studi di immagini sacre, crocifissi, madonne, ritratti di Padre Pio, per darla da bere, per ingannare, per dare l'impressione di essere persone che agiscono in buona fede, che agiscono con spirito religioso, ma quello è solo un inganno. In realtà poi a cosa mirano? Ai soldi? Il mago Lo fanno mira soprattutto solo ai per soldi. guadagno. Il mago mira solo i soldi, unicamente ai soldi, e la sua grande abilità è quella di sapere vuotare il portafoglio. Possibile, Don Gabriele, che nel mondo, nel terzo millennio, con tutto il progresso scientifico che c'è, con tutte le conoscenze anche a livello più basso della popolazione, l'istruzione che c'è, ma possibile che si vada ancora dal mago? Purtroppo è possibile. Da notare che il ricorso al mago è un fenomeno di tutti i tempi, di tutte le epoche, di tutte le razze umane, che convivono con tutte le religioni. Quindi uno può andare a messa la mattina e al pomeriggio andare dal mago. Ossia, non guarda in faccia il ricorso al mago, non guarda in faccia né il grado di cultura della persona, né il grado di civiltà dell'ambiente in cui la persona vive, né il grado di raggiunta intelligenza di una persona. Anche le persone più intelligenti, più istruite, si vede che vanno dal mago. Perché? È curiosità, è debolezza, è bisogno, non so, un industriale, un commerciante che a un certo punto vede che il suo negozio viene completamente disertato, nessuno mette più piede nel suo negozio e allora va dal mago sperando che il mago trovi la soluzione per far sì che dei nuovi clienti tornino a frequentare il suo negozio. E ahimè non arrivano lo stesso. E i clienti non arrivano lo stesso. In compenso, quei pochi quattrini che ha li sborsa dandoli al mago. Dandoli al mago. Don Gabriele, che cos'è la divinazione? La divinazione è indovinare il futuro, è predire il futuro. Anche questa è una forma molto usata dai maghi, per cui si confonde la divinazione con la magia, è quella forma di magia che predice le cose future. Anche qui o è solo imbroglio o c'è un intervento demoniaco. Ecco perché la Chiesa mette in guardia anche dal ricorso ai maghi, come mette in guardia da tutte le forme di superstizione, perché sono un abdicare dall'autorità di Dio e dal ricorso a Dio. Quindi tutti quei personaggi che nelle TV private e locali fanno la lettura dei tarocchi, delle carte, i pendolini, tutte queste cose qua, possiamo dire chiaramente e tranquillamente, fatene a meno. E fatene a meno, sono tutte falsità, però purtroppo sono tutti metodi che hanno divulgato enormemente il ricorso ai maghi, e tante persone che poi sono venute da me mi dicevano: sono andato dal mago tale, dalla maga tale, perché l'ho vista in televisione, ho preso contatto con lei, eccetera, perché molte volte queste produzioni, queste visioni in televisione divulgano purtroppo l'errore e divulgano il ricorso a queste forme di superstizione. Quindi niente magie, niente sedute spiritiche, niente letture delle carte. Amici ascoltatori, seguite Don Amato che di queste cose se ne intende, e ci rivediamo nella prossima puntata. Grazie per l'ascolto.
Amici ascoltatori, ben trovati al Diavolo e l'Esorcista. Siamo sempre con Don Gabriele Amorth e oggi entriamo più nel dettaglio in quello che è il fenomeno degli esorcismi, di cui Don Gabriele Amorth è un esperto da lunga data. E parliamo oggi dei disturbi provocati dal demonio. Don Gabriele, quali disturbi può dare il demonio? Il demonio può dare 4 tipi di disturbi. Il più grave, la possessione diabolica, la vessazione, l'ossessione, l'infestazione. La possessione è quando si ha l'impressione che il demonio sia dentro una persona, parli con la bocca della persona, agisce con le membra della persona, la persona va in trance. La persona va in trance, il più delle volte non ricorda niente di ciò che ha detto, di ciò che ha fatto durante l'esorcismo. E è la forma più grave, la forma più forte, e diciamo anche subito che quando uno è posseduto dal demonio, per liberarlo dal demonio occorrono molti esorcismi, molta preghiera. La vessazione è quando non c'è una presenza del demonio, ma il demonio dà dei disturbi, per così dire, dall'esterno. Ad esempio, prendiamo un Padre Pio che veniva battuto, colpito dal demonio, veniva percosso dal demonio e era indemoniato? No, non era indemoniato, però il demonio gli dava dei disturbi fortissimi, esterni, lo faceva sanguinare, una volta gli ha sbattuto la testa per terra, hanno dovuto dargli dei punti nell'arco sopraccigliare. Ecco, la vessazione diabolica. E la terza? La terza forma è l'ossessione. L'ossessione diabolica è quando il demonio dà dei pensieri ossessivi, invincibili, che portano alla disperazione e che portano il più delle volte ai tentativi di suicidio. Pensieri ossessivi, invincibili, che portano alla persona alla totale disperazione, oltre alla totale incapacità di compiere qualsiasi attività. E sono casi che lei ha potuto constatare di persona? Sono tutte nelle casi, 3 forme? Sì, tutti i casi che ho potuto constatare di persona, e molte volte, dal momento che di esorcismi ne ho fatti proprio tanti in questi anni. L'ultima forma, la infestazione diabolica, io riservo questo linguaggio, questo termine, non per le persone, ma per i luoghi, per gli oggetti, per gli animali. È possibile che anche una casa venga infestata dal demonio, che si sentono porte che sbattono, finestre che si aprono e si chiudono, luci che si spengono e si accendono da soli, botti, fenomeni vari che purtroppo qualche volta avvengono. Da notare che sono tutti fenomeni rari, tutte 4 queste forme sono fenomeni rari. Ecco, non facciamo appunto allarmismo, non è che queste cose succedono tutti i giorni in tutte le case con tutte le persone. Sono casi molto specifici che possono succedere, ma non è detto che succedano, vero? Esatto, e il più delle volte le persone che vengono da noi esorcisti vengono per farsi fare un esorcismo accusando qualcuno di questi disturbi e in realtà non hanno nessuno di questi disturbi. Don Gabriele, però in che modo si può essere colpiti dal demonio? Perché si fa fatica a credere che ci possa essere qualcuno al di fuori di noi che abbia un'influenza così, che può avere un'influenza così forte nella nostra vita. Purtroppo questo è possibile. Anche qui io uso elencare 4 forme per cui uno può essere colpito dal demonio. Una prima forma, se uno si indurisce fortemente nel peccato, come è il caso di Giuda, quando il Vangelo ci dice Satana entrò in lui. Anch'io ho avuto un caso di un giovanotto di 35 anni che era veramente posseduto dal demonio perché aveva un complesso che non le sto a elencare di vizi, tanto che quando gli ho detto tu c'hai un demonio grande e grosso, mi ha risposto sì, lo voglio, ci sto bene, sto volentieri con lui. Ecco la volontà di dare se stesso al demonio. Una seconda forma, qui è una forma colpevole, uno è colpevole della possessione diabolica. Un'altra forma che è incolpevole è quando uno, ed è purtroppo la più comune, quando uno viene colpito da un maleficio.
Maleficio è fare del male per mezzo del demonio. Purtroppo è possibile che ci siano persone collegate a Satana, anche qui caso rarissimo, e che possano fare del male per mezzo del demonio. È un caso purtroppo che, sempre nella rarità dei casi che si presentano di influenze demoniache, è un caso che purtroppo si dimostra reale, si dimostra abbastanza frequente. Non so, faccio un esempio. Ecco, qual è la forma più diffusa e pericolosa di questi disturbi? È questa qui proprio, la forma più pericolosa, più comune, è che uno resti colpito da un maleficio. Maleficio fatto da un'altra persona che si rivolge a un mago, a un vero mago collegato con Satana, per fare del male a questa persona. Purtroppo questa forma è possibile. È possibile, ci si difende, diciamo anche subito, chi è in grazia di Dio, chi prega, chi vive unito al Signore è corazzato, per cui anche se gli viene fatto un maleficio è difficilissimo che il maleficio attecchisca, in genere non attecchisce. Ma chi è che può fare del male a un'altra persona? Cioè, esistono veramente questi personaggi dediti al male? Purtroppo esistono. Purtroppo esistono. Ci sono persone dedite al male. Ma sono persone che possiamo incontrare? Sono persone normali o hanno qualcosa che noi possiamo individuare in loro, per cui possiamo dire quello è una persona malefica? No, in genere non hanno niente di particolare, per cui non sono individuabili. Non sono individuabili. Però è individuabile magari la persona che ha fatto il maleficio, che l'ha commissionato. Non so, mettiamo una ragazza è fidanzata, il fidanzato a un certo momento la pianta. In genere è la madre della ragazza che si vendica, vuole vendicare la figlia e dice: ah sì, tu non ti sposerai mai. Ed è un fatto che questo giovane, per quanto faccia tentativi, non riesce più a trovare una ragazza. Perché? Perché gli è stato fatto un maleficio che gli impedisce il legame con una ragazza. Sono casi rari, ripeto, molto rari, ma possibili. E la soluzione, diciamo, lo strumento di difesa è evitare il peccato? Esatto, evitare il peccato, pregare, ricevere anche semplici benedizioni di un sacerdote. Le benedizioni sono efficacissime, uno si libera dai malefici, ci si libera soprattutto col ricorso a Dio, ci si libera con la preghiera, ci si libera anche ricevendo preghiere di guarigione e liberazione come vengono fatte comunemente nei gruppi del rinnovamento. Ecco, c'è il problema poi però di chi convive con queste persone che hanno problemi, che sono stati colpiti dal male. C'è contagio? No, non c'è contagio. O come dobbiamo comportarci con queste persone che magari ci capitano anche nell'ambito delle nostre conoscenze? Diciamo subito che non c'è contagio. Questo ci tengo bene a dirlo, per cui anche quelle persone che ad esempio assistono, aiutano una persona posseduta dal demonio, aiutandola a pregare, aiutandola a venire dall'esorcista, aiutandola a tenerla stretta se durante l'esorcismo diventa furiosa, non hanno nessun danno, nessuna conseguenza. Sono mali che non hanno contagio, non sono contagiosi. E nel caso invece che si presupponga una certa, come dire, una predisposizione ereditaria a queste cose, è possibile? Ma questa è una questione discussa. Da quando un medico inglese, Kenneth McCall, ha scritto un libro in cui Fino alle radici e poi altri libri in cui ha studiato l'albero genealogico e fa risalire i mali all'albero genealogico, ecco, è venuto un po' di moda pensare che uno possa ricevere ereditariamente questi mali. Io non ci credo, perché il mio grande maestro, il compianto padre Candido Mantini, non ci credeva, diceva: ereditiamo già tante cose dai nostri antenati, i mali malefici non si ereditano. Quindi la Bibbia le colpe dei padri non possono ricadere sui figli. Esatto, la Bibbia dice chiaramente che ognuno paga per sé, i padri non pagano per le colpe dei figli e i figli non pagano per le colpe dei padri.
che possa rimanere un po' di dubbio che ci sia un qualche maleficio fatto proprio perché ricada su una persona, su un figlio, su un nipote, ecco, un po' di dubbio può rimanere. La lascio come questione dubbia, come questione aperta. In linea generale però direi di scartarla. E comunque, Don Gabriele, alla fine del discorso prevale sempre quello che abbiamo detto sin dall'inizio delle nostre trasmissioni, cioè che chi è con Dio, chi è con Cristo, non deve temere nessun male, vero? Esatto, non deve temere Dobbiamo nessun male. sempre lasciar passare questo messaggio positivo. Certo, San Giacomo ci dice: resistete al diavolo e lui fuggirà da voi. È il diavolo che ha paura di noi, perché noi siamo con Cristo che ha sconfitto Satana, per cui non dobbiamo avere nessuna paura del demonio, nessuna paura di ricevere dei malefici, nessuna paura dobbiamo temere solo una cosa, ecco sì, dobbiamo temere il peccato. Dobbiamo temere il peccato perché questo sì che dà la nostra anima a Satana. Tra l'altro vorrei dire, i mali che il demonio può dare sono solo mali fisici che colpiscono il corpo, mai il demonio può arrivare a toccare l'anima. Solo il peccato fa sì che la nostra anima venga toccata dal demonio. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amort, grazie anche a voi amici ascoltatori che ci avete seguiti, arrivederci alla prossima puntata. Amici ascoltatori, bentrovati al Diavolo e l'Esorcista. Siamo sempre con Don Gabriele Amort e oggi parliamo di come distinguere un malato da un posseduto dal demonio. Don Gabriele, non c'è il rischio di confondere una malattia fisica con una possessione diabolica? Il rischio c'è e direi che è uno dei casi limite più difficili da parte dell'esorcista riuscire a fare questa distinzione. Dico anche subito che la certezza che un male sia di carattere malefico sia soltanto facendo l'esorcismo. Prima però bisogna vedere se ci sono motivi di sospetto per dover procedere all'esorcismo. Quindi come si fa? Intanto chi viene dall'esorcista è già sempre stato prima curato da psichiatri, se no non vengono. Se uno non ha fatto visite psichiatriche gliele facciamo fare, perché quando uno ha un male, la normalità è che il male sia un male di carattere naturale, è un'eccezione che il male sia un male malefico, per cui se viene da me una persona che non è ancora stata visitata da uno psichiatra, da uno psicologo, allora lo mando, dico, non la prendo in considerazione. Quindi l'unico preliminare all'esorcismo è la visita psichiatrica, non ci sono altri tipi di esami che si fanno? Visita psichiatrica. Poi dipende dai tipi di mali che uno ha. Se uno ha dei mali naturali allo stomaco, alla testa, allora possono esserci altri specialisti medici che hanno provato a curare senza ottenere nessun effetto. Anche questo è un caso che molte volte a noi si presenta. Ma stiamo al tema principale, distinguere un male malefico da un male psichico, che è la cosa più difficile. Si incomincia col chiedere se una persona ha dell'opposizione al sacro, perché l'opposizione al sacro è il sintomo più forte di differenza. Per esempio, se prima pregava e poi non prega più, se prima andava a messa e poi non ci va più,
se quando viene benedetta si arrabbia, si rotola per terra, se bestemmia, se non può vedere immagini sacre. Ecco, questi sono sintomi di sospetto, non certi però, solo sintomi di sospetto. La certezza, ripeto, sia solo con l'esorcismo. Lei lo fa questo in una sorta di interrogatorio che fa l'individuo che si presenta da lei? Esatto, prima di tutto si fa un interrogatorio all'individuo, possibilmente anche presente i genitori, i suoi parenti, i suoi cari, perché è anche importante sentire il loro parere. L'individuo molte volte non è un buon giudice di se stesso perché non si rende conto dei suoi comportamenti. Per esempio ho a che fare adesso con un giovane che non è indemoniato, però bestemmia, si arrabbia, dice parolacce contro i genitori e poi non ricorda niente di tutto questo. Qui si tratta di un male di carattere naturale, non è un male di carattere malefico. Ecco, Don Gabriele, alla fine non è che tutti quelli che magari bestemmiano o fanno qualche azione cattiva sono posseduti dal demonio. No, è raro. La possessione del demonio, diciamo pur sempre, è rarissima. Però qualche volta c'è. Non so, un caso pratico, un papà dubita che un suo figlio abbia la possessione diabolica perché bestemmia, perché si arrabbia se sente pregare, perché hanno provato a farlo benedire e si rotolava per terra. Un giorno a tavola, mentre mangiano, il papà interiormente, senza aprire bocca, incomincia Ave Maria. Questo giovane di scatto s'alza in piedi, papà smettila. Ecco, un segno così è un sintomo di sospetto. Poi si procede, in caso simile, si procede all'esorcismo. Sì, ecco, lei dalla sua esperienza, avendo praticato molti di questi casi, riesce a percepire subito o ha bisogno di molto tempo per capire se una persona ha solo un problema fisico, psicologico oppure un problema di tipo più complicato? In genere ci riesco subito a capirlo, non occorre neanche fare un esorcismo di prova, in genere riesco a capirlo già dal discorso, tutt'al più do una benedizione e vedo se alla mia benedizione ha un minimo di reazioni, se non ha nessuna reazione vuol dire proprio che non c'è niente. Ecco, e proprio stando alla sua esperienza, sono molti i casi di possessione diabolica effettiva, oppure sono soltanto, non so, casi rarissimi nella sua esperienza? I casi di possessione vera e propria sono rari, sono più frequenti i casi di disturbi di carattere malefico. Da notare che ci possono essere disturbi di carattere malefico senza che ci sia la possessione diabolica e anche in questo caso, il nuovo catechismo lo dice espressamente, si possono praticare esorcismi. Perché noi in una precedente puntata abbiamo detto che ci possono essere tante cause, no? Sì. Di possessione o che si arriva alla possessione diabolica proprio perché ci sono fenomeni appunto di magia, di occultismo. L'occultismo è tanto pericoloso. Uno che si dà ai maghi, si dà sedute spiritiche, si dà sette sataniche, è molto facile che resti colpito dal demonio, almeno con disturbi di carattere malefico. Più raramente può portare, questi fenomeni possono portare almeno o perlomeno al disturbo, ma non alla possessione diabolica vera e propria. Esatto, al disturbo ma non alla possessione. Però anche nel caso di disturbo si fanno esorcismi. Sì. Don Gabriele, ci sono dei casi citati anche nel Vangelo, come il giovane guarito da Gesù ai piedi del Tabor. In quel caso si trattava di una malattia, di epilessia, come molte volte si accenna, oppure di una possessione diabolica effettiva? Ecco, lì il Vangelo è chiarissimo, si tratta di possessione diabolica. Perché allora viene chiamato da alcuni evangelisti epilettico? Perché ci dà l'occasione di toccare, di mettere il dito su un altro trucco del demonio. Il demonio fa di tutto per nascondersi, perché se si manifesta la sua presenza allora viene sfrattato. Fa di tutto per nascondersi e alle volte si nasconde assumendo degli atteggiamenti di una malattia.
Quindi in questo caso, nel caso dei giovani al piedi del Tabor, il demonio si nascondeva dando dei disturbi che erano identici ai disturbi dell'epilessia, per cui questo cadeva per terra, si muoveva e allora uno avrebbe detto è epilettico. Invece era il demonio che si nascondeva sperando di non essere scoperto, ma sperando che le persone pensassero solo un'epilessia. Perché poi nel Vangelo ci sono tanti altri casi invece che vengono citati molto chiaramente di possessione diabolica. Sì, ci sono tanti casi. Gesù ha esercitato spessissimo questo ministero e agli apostoli ha detto di esercitarlo e ha dato il mandato di esercitarlo anche a tutti i suoi seguaci. Coloro che credono in me, nel mio nome cacceranno i demoni, dice il Vangelo di Marco al capitolo 16, versetto 17. Quindi tutti possono fare preghiere di liberazione. Ecco, sempre rimanendo alla distinzione tra malattia e possessione, è possibile però il caso in cui uno presenti dei sintomi sia di malattia psichica come pure di possessione diabolica, cioè che ci siano purtroppo tutti e due i mali? È possibile, sono i casi più difficili e sono i casi in cui uno ha bisogno sia delle cure dello psichiatra sia degli esorcismi da parte dell'esorcista. Però il caso rarissimo, ma è un caso possibile. Ne ho avuto anch'io alcuni esempi, un esempio tipico, questo ve lo racconto perché è bello dirlo. Padre Candido sospettava che una sua paziente di cui era sicuro che aveva una possessione diabolica, sospettava che avesse anche mali di carattere malefico. E allora ha telefonato a un suo amico psichiatra, ha preso appuntamento, gli ha mandato sta ragazza. Lo psichiatra, un bel tavolo grande, l'ha fatta sedere, gli ha fatto l'interrogatorio che fanno sempre gli psichiatri all'inizio e poi gli ha detto: guardi signorina, lei intanto prenda queste medicine. Gli ha incominciato a scrivere nel suo prontuario, ha visto immediatamente una mano che è arrivata sul suo prontuario, gli ha strappato il foglio, l'ha buttato nel cestino dicendo con una voce rauca maschile: questa non è roba per me. Ha guardato sta ragazza, era distante, immobile, seduta sulla sedia, non è che si sporgesse in avanti, ha calcolato che il braccio le si sia allungato di 2 metri. Ha avuto una tale paura questo medico che non ne ha più voluto sapere né di sta ragazza né di su un paziente di Padre Candido. E l'ha mandata dall'esorcista? L'ha mandata dall'esorcista. Ecco, allora quindi che consiglio dare a chi si ritiene colpito da un maleficio? Andare dall'esorcista o andare dallo psichiatra o da tutte e due? Andare prima di tutto a pregare, in ogni caso pregare, poi prima di tutto uno va dal medico. Perché è molto più facile, la normalità dei casi è che i mali siano di carattere naturale, è rarissimo il caso, è un'eccezione che il male sia di origine malefica. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorto, grazie anche a voi amici ascoltatori, arrivederci alla prossima puntata. Amici ascoltatori, rieccoci all'appuntamento con il diavolo e l'esorcista. Siamo sempre in compagnia di Don Gabriele Amorto e oggi affronteremo proprio nel dettaglio che cos'è l'esorcismo. Appunto, Don Gabriele, perché la Chiesa pratica e che cos'è la pratica dell'esorcismo? La pratica dell'esorcismo è una pratica istituita da Gesù Cristo, un potere che Gesù ha dato agli apostoli
e poi l'ha esteso ai discepoli e alla fine l'ha esteso anche a tutti i credenti in Lui, il potere di cacciare i demoni. Abbiamo detto in un'altra puntata che tutti i popoli di tutte le nazioni, di tutte le razze hanno il senso della presenza di un male malefico, lo combattono come possono conforme la loro cultura. Ecco, sappiamo dal Vangelo, dalla Bibbia esattamente chi è Satana, sappiamo esattamente che persona è, sappiamo esattamente che Cristo lo ha vinto e Cristo ha dato il potere di cacciarlo via. Quindi diciamo che l'esorcismo si fa non in presenza di malattie o in presenza di turbe psichiche, ma si fa soltanto quando ci si è accertati che c'è la possessione diabolica. Esatto, quando c'è o la possessione o un male di carattere malefico, allora si procede all'esorcismo, negli altri casi no. Quando è che si può e si deve fare un esorcismo allora? Si deve fare un esorcismo? Cioè quando è che l'esorcista prende la decisione, dice qui bisogna intervenire? Quando vede dall'interrogatorio e dai segni preliminari che io chiamo sintomi di sospetto, vede che c'è da pensare alla possibilità della presenza del demonio o dell'influenza del demonio. Allora procede all'esorcismo e con l'esorcismo ci si accerta se questa presenza, se questa influenza c'è o non c'è. Varie volte mi è capitato di fare un esorcismo preliminare su una persona per cui mi sembrava che ci fossero sintomi di sospetto e già facendo questo esorcismo preliminare ho visto che non c'era niente. E allora basta. Don Gabriele, dalla sua esperienza, le è rimasto qualche volta qualche dubbio se procedere o meno? Qualche volta sì. E in genere io sono favorevole, quando ho il dubbio, sono favorevole a procedere, perché mi sono capitati dei casi in cui il demonio si è manifestato dopo una serie di esorcismi, non durante i primi esorcismi. Se avessi smesso non mi sarei accorto di questa presenza del demonio. E adesso veniamo a chi può fare. Lei ha accennato in precedenza al fatto che Gesù ha dato un certo mandato ai suoi discepoli. Gesù ha praticato gli esorcismi, ha dato il mandato ai suoi discepoli di fare esorcismi e di scacciare il male. Quindi oggi chi può fare l'esorcista? Ecco, diciamo subito che nei primi 4 secoli della Chiesa tutti i cristiani facevano esorcismi, ossia cacciavano i demoni. Poi nel IV secolo la Chiesa ha istituito, per dare più forza, più valore, più importanza, più efficacia all'esorcismo, ha istituito il sacramentale dell'esorcismo, che è riservato ai sacerdoti autorizzati dal loro vescovo. Per cui l'esorcismo può essere fatto soltanto da sacerdoti autorizzati dal vescovo. Ecco, noi parliamo, Don Gabriele, che cos'è un sacramentale? Un sacramentale è un rito istituito dalla Chiesa, i sacramenti sono istituiti da Gesù Cristo, è un rito istituito dalla Chiesa, un po' con delle similitudini con i sacramenti, che hanno degli scopi altamente spirituali. Quindi diciamo che è un qualcosa che si avvicina a un sacramento. Che si avvicina, molte volte lo completa, molte volte i sacramenti comprendono anche dei sacramentali, per esempio l'uso d'acqua benedetta. L'acqua benedetta è un sacramentale, nell'amministrazione di vari sacramenti si usa l'acqua benedetta. Che doti deve avere un esorcista? Un esorcista, direi le doti comuni che dovrebbe avere qualunque sacerdote. Il diritto canonico elenca che sia uno di preghiera, che sia uno di scienza, per dire insomma di una certa cultura, che sia uno di buona fama. E può farlo qualunque sacerdote oppure c'è un incarico da parte della Chiesa locale per procedere agli esorcismi? È il vescovo che a suo arbitrio dà l'incarico a un sacerdote di fare l'esorcista, ossia lo autorizza a usare quelle preghiere particolari riservate all'esorcista e a fare quelle preghiere, appunto gli esorcismi, che sono preghiere ufficiali della Chiesa, ossia fatte in nome della Chiesa. Ecco, nella Chiesa locale, in una parrocchia, in una diocesi,
una persona che ha di questi problemi o perlomeno ha di questi dubbi, come fa? Come si muove? A chi deve rivolgersi? Io consiglio sempre di rivolgersi alle curie vescovili. Non occorre la persona del vescovo, basta il suo segretario, il vicario generale. Siccome sono i vescovi che nominano gli esorcisti, nelle curie vescovili sono informati di chi sono gli esorcisti della diocesi. A Roma, ad esempio, siamo in 9 esorcisti. Se uno va all'ufficio del vicariato, c'è un ufficio apposito per la pastorale degli esorcisti, danno l'elenco dei 9 esorcisti della diocesi di Roma. Quindi non affidarsi al primo venuto, ma andare nelle strutture della Chiesa. Esatto, andare nelle strutture della Chiesa per avere l'esorcismo. Perché purtroppo ci sono anche dei casi di persone che si sono affidate a degli imbroglioni. Esatto, purtroppo è vero che si sono affidati ad imbroglioni, e io dico sempre, se la persona a cui voi vi rivolgete è un laico, senz'altro non può fare esorcismi, perché l'esorcismo lo può fare solo un sacerdote autorizzato dal vescovo. Se è un sacerdote e dubitate che sia esorcista, telefonate alla curia vescovile e vi rispondono se quello è veramente esorcista o no. Quali sono gli effetti di questa pratica dell'esorcismo? Si arriva subito alla liberazione oppure è un processo lungo? In genere il processo è lungo, dipende dalla profondità del male, direi, e anche se il male si è molto radicato. Ad esempio, viene da me un uomo di 50 anni e facendo l'itinerario della sua vita si vede che il male ce l'ha avuto da quando aveva 10 anni, il male ha avuto tempo di mettere radici e allora ci vuole più tempo. In genere per liberare una persona posseduta ci vogliono mesi di esorcismi o anche anni di esorcismi. E aggiungo anche una frase di Sant'Alfonso de Liguori tanto vera, che dice che non sempre con gli esorcismi si arriva alla totale liberazione, sempre si arriva a dare beneficio, per cui la persona ha beneficio e in genere può condurre una vita normale, anche se non si arriva alla totale liberazione. Il caso più lungo che le è capitato per le mani? Ce ne sono alcuni casi che io da quando sono stato nominato esorcista nell'86 e ancora adesso perdurano. Quindi ancora dopo 18 anni? Dopo 18 anni, però come dicevo hanno avuto grandi miglioramenti, prima si agitavano, prima si arrabbiavano, si infuriavano durante gli esorcismi, adesso no, l'esorcismo è diventato una benedizione calma, tranquilla, la ricevono una volta ogni 3-4 mesi, ossia rare volte, quando sentono il bisogno di ricevere una benedizione d'esorcismo, vengono, ritornano, per cui una liberazione totale non c'è, ma conducono una vita normale. Sono in via di guarigione, si può dire. Sì, sono in via di guarigione. Don Gabriele, accanto a quella che è la pratica dell'esorcismo, c'è anche la preghiera di liberazione. Che cos'è? Ecco, la preghiera di liberazione è molto importante ricordarla, perché le parole di Gesù, coloro che credono in me, nel mio nome cacceranno i demoni, per cui tutti coloro che credono in Gesù, uomini, donne, adulti, bambini, possono cacciare demoni con la preghiera di liberazione, che è una preghiera privata, mentre l'esorcismo è una preghiera pubblica fatta in nome della Chiesa, con l'autorità della Chiesa, quindi a maggior forza. Però anche la preghiera privata, se fatta con fede, ha forza, tanto che ci sono molti santi che senza essere esorcisti cacciavano i demoni per la forza della loro fede. Erano preghiere di liberazione. In cosa consiste? Una preghiera che si trova facilmente nei manuali di preghiera, nei libri, dove? Esatto, si trova facilmente, per esempio anche nell'ultimo rituale pubblicato ci sono alla fine, c'è una seconda appendice con preghiere che tutti i fedeli possono fare. Uno può anche inventarle le parole, perché la base della preghiera di liberazione o dell'esorcismo è sempre in nome di Gesù, Satana vattene. Quindi uno la preghiera di liberazione la può anche inventare, lì per lì. Ecco, quindi diciamo che c'è una preghiera ufficiale della Chiesa e una pratica come quella dell'esorcismo che la Chiesa affida a dei sacerdoti, delle persone incaricate dalla Chiesa locale,
mentre tutti possiamo contribuire alla liberazione dal demonio attraverso la nostra preghiera, attraverso le nostre pratiche di pietà normali. Esatto. Quelle quotidiane che facciamo sempre. Esatto, le preghiere quotidiane sono sempre validissime. In più uno può aggiungere anche vere e proprie preghiere di liberazione. Nei gruppi del rinnovamento è diventato usuale fare preghiere di guarigione e liberazione. Magari imponendo, chi guida la preghiera pone la mano sul capo della persona e tutti pregano con parole loro perché la persona sia liberata. D'altronde anche nel Padre Nostro c'è anche questa invocazione, certamente, no? Liberaci dal male. L'ultima invocazione, liberaci dal male, che il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega con molta esattezza, non significa liberaci dal male in generale, ma significa liberaci dal maligno, ossia liberaci dalla persona di Satana. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorth per la consulenza che ci ha dato, la sua competenza, e noi ci rivediamo, cari amici ascoltatori, alla prossima puntata. Amici che siete all'ascolto, ben trovati al Diavolo e l'Esorcista. Siamo sempre in compagnia di Don Gabriele Amorth e dopo tutto quello che abbiamo spiegato a proposito delle possessioni diaboliche, della magia, dell'occultismo, veniamo al punto centrale, cioè all'esorcismo. Come si fa? In quali casi si fa? Come si procede? Don Gabriele Amorth ci farà vedere oggi come si fa un esorcismo. Abbiamo detto, Don Gabriele, quindi che si arriva alla persona da esorcizzare dopo aver fatto tutta una serie di preliminari. Quali sono? L'interrogatorio è vedere se ci sono sintomi tali da dover procedere all'esorcismo. Se si vede che questi sintomi ci sono, allora si procede all'esorcismo. Si fa venire la persona, ho sempre con me almeno 4 persone che mi aiutano e che si mettono in cerchio di fronte alla persona che siede su una poltrona. Se sappiamo già che la persona, o se già accorgiamo durante l'esorcismo che la persona si infuria, allora anziché sulla poltrona la mettiamo su un lettino. Abbiamo sempre anche un lettino e eventualmente ci aiutiamo anche con delle cinghie per tenerla stretta, perché l'importante è che la persona non si faccia male. Quindi, Don Gabriele, il luogo dove si procede all'esorcismo è una chiesa oppure può essere un luogo qualsiasi? Può essere un luogo qualsiasi. Di per sé sarebbe meglio se fosse la chiesa. In genere è la sagrestia o un luogo adiacente alla chiesa, una stanza adiacente alla chiesa. Certo che bisogna sceglierla in modo che sia una stanza, un posto che non desti dei sospetti. Ad esempio è possibile che la persona esorcizzata urli, e quindi è importante che non sia, per esempio, una stanza che dà sulla strada, perché si sentirebbe urli sulla strada e la gente si potrebbe allarmare. Cioè anche l'indemoniato ha diritto alla sua privacy. Esatto, anche l'indemoniato. Anche perché sono delle cose delicate queste. Sì, ha diritto, assolutamente ha diritto, e ci tengono a non essere conosciuti,
a non essere riconosciuti. Quando tante volte mi è stato chiesto per delle interviste televisive se c'era qualcuno disposto a intervenire, mai ho trovato nessuno disposto a intervenire, anche di quelle persone che sono state liberate non vogliono intervenire. Perché? Perché hanno poi l'idea che se le persone, gli amici, i conoscenti, vengono a sapere che loro erano state possedute dal demonio, nutrono poi dei sospetti nei loro riguardi. Quindi mi tolgo una curiosità, non ci sono filmati di scene di esorcismo, filmati veri? Nel mondo cattolico no, ce n'era una sola che ho visto venuta dall'America, un filmato, proprio una via di eccezione, fatto da un esorcista americano col permesso del suo vescovo, un filmato che ha avuto anche qui da parte di alcune reti televisive, è stato riprodotto. Poi varie reti televisive hanno riprodotto degli esorcismi di un sacerdote gallicano, lì non c'è nessuna proibizione e c'è un sacerdote gallicano che filma gli esorcismi che lui fa. Quindi fatti tutti i preliminari si arriva al momento in cui il sacerdote o l'esorcista procede al rito. Procedo al rito. Si fa sedere la persona e io mi metto la stola viola, che è il colore della penitenza. Io uso le stole lunghe, ossia le stole che si usano per le casule quando si dice la messa. Uso la stola lunga perché un lembo della stola viene messo sulla spalla della persona che viene esorcizzata. Poi io gli tengo la mano sul capo e prima gli faccio baciare il crocifisso. Io uso un crocifisso che ha una particolarità. È un crocifisso che ha innestata la medaglia di San Benedetto. Adesso sono molto comuni questi crocifissi grandi e piccoli di varie dimensioni. Ecco, perché San Benedetto? Perché San Benedetto era considerato un potente esorcista. Notate che non era esorcista, San Benedetto era monaco, probabilmente non era neppure sacerdote, però era santo e come tutti i santi aveva una forza grandissima contro il demonio. Faccio il segno della croce, alle volte lo faccio baciare e poi procedo nell'esorcismo. Come procedo? Procedo così. Prima faccio dire un Pater Ave Gloria anche perché le persone presenti possano collaborare anche loro. Da notare l'importanza grandissima della preghiera. Io dico sempre alle persone che vengono esorcizzate, ricordati che ti liberi, sei tu che ti liberi, io ti aiuto, ma chi si libera sei tu. Ecco, quindi le preghiere che vengono recitate da lei, dall'esorcista, cosa sono? Sono delle preghiere bibliche, delle preghiere della Chiesa, della tradizione? Dopo aver detto un Pater Ave Gloria, incomincio le preghiere del rituale, ossia c'è un rituale emanato dalla congregazione del culto, un rituale con delle preghiere di esorcismo che sono riservate all'esorcista, ossia solo gli esorcisti possono recitare quelle preghiere lì. Incomincio con queste preghiere. Se la persona è posseduta, va in trance, io me ne accorgo subito. E ho anche l'interrogatorio col demonio. A un certo punto, dopo aver fatto i primi esorcismi, interrogo il demonio. Che domande gli faccio? Da notare che il demonio fa molta fatica a parlare, perché il demonio vorrebbe più che può stare nascosto. Fa molta fatica a parlare. La prima cosa che gli chiedo è il nome. Come ti chiami? Chi sei? E devo ripeterlo molte volte. Perché si chiede il nome? Si chiede il nome perché per il demonio dire il nome è già una mezza sconfitta, è già uno smascherarsi, è già un uscire allo scoperto. Per cui chiedo il nome. E che nomi vengono fuori? Mi perdoni la curiosità. Quando sono demoni robusti vengono fuori i nomi biblici. Il più frequente è Satana, Lucifero, Asmodeo, frequentissimo Asmodeo, Zabulon, Meridiano. Ecco, sono nomi di carattere biblico. Altri nomi vengono fuori alle volte, sono l'ira, sono la discordia. Nomi di vizi, diciamo. Ossia nomi astratti di disturbi che il male dà alla persona.
ma è raro, il più delle volte dicono uno di questi nomi comuni o alle volte dei nomi strani che io non li ricordo neppure. Non li ricordo. Astaroth, anche Astaroth è un nome abbastanza comune. Ecco, Don Gabriele, proprio in questo momento cruciale dell'esorcismo si parla di reazioni che l'esorcizzato ha, ma reazioni anche molto, molto forti, molto violente a volte. Se ha delle reazioni violente, alle volte lo passiamo dalla poltrona al lettino. Lo mettiamo steso sul lettino e lo teniamo ben stretto, perché dobbiamo fare in modo che la persona non si faccia male. Quando una persona va in trance è sotto la nostra responsabilità, per cui se sbattesse le mani, la testa contro i muri si farebbe male e sarebbe colpa nostra. Per cui noi lo teniamo ben stretto in maniera che non si faccia male e proseguiamo l'interrogatorio. Quanti siete? In genere dicono: sei solo, in genere dicono no. Quanti siete? 3, 7, una legione, 1000 legioni, eccetera. Dicono da notare che il demonio è bugiardo, per cui non c'è da credere a quello che dicono. Non c'è da credere a quello che dicono. Poi chiediamo come sei entrato qui, quando sei entrato qui, e poi chiediamo quando uscirai, la data, in che mese, in che giorno, a che ora. Anche qui si fa molta fatica a farli parlare, alle volte dicono non lo so, alle volte rispondono con una data e viene quella data. Don Gabriele, l'uscita del demonio dal corpo del posseduto, da chi dipende? Dipende dalla volontà del diavolo, dalla volontà del posseduto? Dipende dalla volontà di Dio, diciamo schietto, chi è che guida le cose è sempre il Signore, però dato che il Signore rispetta la libertà delle persone e anche la libertà dei demoni, dipende anche il quando, con quale forza la persona è stata posseduta. Ecco, allora, quindi l'esorcizzato può anche collaborare alla sua liberazione? Deve collaborare, è indispensabile che collabori. Durante l'esorcismo no. Durante l'esorcismo alle volte, quando arrivano da essere abbastanza coscienti, capita che anche durante l'esorcismo riescono mentalmente a pregare, anche a dire per esempio soltanto Satana vattene, oppure a invocare Gesù Maria. Ci riescono e me lo dicono dopo, che durante l'esorcismo sono riusciti a pregare. In genere durante l'esorcismo no, non riescono a pregare, ma sono completamente in trance, ossia sono completamente assenti e non ricordano niente di quello che è avvenuto durante l'esorcismo. Ma è molto importante che preghino prima, dopo, quindi noi li mettiamo sotto cura, la messa possibilmente quotidiana, il rosario possibilmente quotidiano, che dicano tutte le preghiere che possono. Quindi che si comportino da bravi cristiani nella loro vita normale. Senz'altro, che si confessino spesso. Naturalmente se una persona è in peccato io non procedo neppure all'esorcismo. Viene da me uno che convive. Viene da me un divorziato che convive con un'altra persona. Dico: figliolo caro, io non incomincio neppure. Prima mettiti in grazia di Dio, vivi in grazia di Dio, se no è inutile che io proceda all'esorcismo, perché è molto più importante vivere in grazia di Dio che ricevere l'esorcismo. Uno può anche liberarsi da solo, con le sue preghiere e con i suoi sacrifici, col digiuno. Il Vangelo insiste: certi generi di demoni si caccia via solo con la preghiera e col digiuno. Uno può anche arrivare a liberarsi da solo senza esorcismi, mai uno può arrivare a liberarsi con gli esorcismi se non prega. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorto per averci raccontato la sua esperienza e ci rivediamo alla prossima puntata.
Amici che siete all'ascolto, ben trovati al Diavolo e l'Esorcista. Con Don Gabriele Amos abbiamo ripercorso tutto quello che si fa per arrivare a un esorcismo. Vogliamo concludere questo percorso richiamando una figura che per i cristiani è importantissima. Abbiamo detto all'inizio che noi cristiani crediamo che solo Cristo ci salva, ma accanto a Cristo, che è il nostro Salvatore, che è morto ed è risorto per noi, c'è una persona importantissima. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, dietro a Cristo c'è sua madre Maria. E vogliamo parlare in quest'ultima puntata appunto della figura di Maria nel discorso di lotta contro il male. Per combattere il male oggi abbiamo bisogno anche dell'aiuto materno di Maria. Ecco, partiamo, Don Gabriele, da quello che si considera il protovangelo. Sì. Cosa dice di Maria? Il protovangelo, ossia quando Dio, dopo il peccato di Adamo ed Eva, condanna il serpente, dice: porrò inimicizia tra te, tra il serpente, tra Satana e la donna. C'è l'articolo determinativo, una donna ben determinata. Il suo seme, il tuo seme, il seme di lei, il figlio di lei. Esso ti schiaccerà il capo. Quindi direttamente è Gesù, il figlio di Maria, che schiaccia il capo a Satana. Ma dal momento che Maria è associata a tutta l'opera della redenzione, ecco che è legittimo rappresentare anche Maria nell'atto di schiacciare il capo a Satana, e tante volte il demonio ha detto e ripetuto che Maria Santissima gli schiaccia la testa. Quindi una lotta che parte da lontano, questa tra la donna e il serpente, tra Maria e Satana. Esatto, è una lotta che parte proprio dai progenitori, da Adamo ed Eva, dal primo peccato. Ed ecco che Maria è la nemica di Satana. Sappiamo che il male maggiore che Satana cerca di darci è quello di farci cadere nel peccato. Maria è quella che ci salva dal peccato, che ci aiuta a vincere il peccato, a vincere Satana. Diceva Paolo VI: tutto ciò che combatte il peccato combatte Satana, e Maria ci aiuta in questo. Don Gabriele, ma perché la Madonna è così potente contro il demonio? Perché la Madonna e non gli altri santi? La Madonna ha una potenza straordinaria, intanto perché è Madre di Dio, quindi ha un'autorità e ha una forza che nessun altro ha in maniera assoluta. Ma poi ci sono anche altri motivi, e io qui li ripeterei prendendo lezioni proprio dal demonio, perché alle volte il demonio insegna delle verità. Quando Ci sta dicendo che il demonio fa catechismo? Il demonio fa catechismo. Alle volte il demonio viene obbligato da Dio a dire delle verità. A un esorcista, Don Negrini, deceduto, era un esorcista del bresciano, Faustino Negrini, una volta che gli ha chiesto: come mai tu hai tanta paura del demonio, tu hai tanta paura di Maria, il demonio gli ha risposto: perché sono più umiliato a essere vinto da una semplice creatura che essere vinto da Lui, da Dio, dal Creatore. Un'altra volta, sempre lo stesso esorcista ha chiesto al demonio: quali sono le cose in Maria che più ti fanno rabbia e che più ti fanno paura e più ti vincono? E ha risposto: perché Maria è la più umile di tutte le creature, io sono il più superbo. È la più ubbidiente di tutte le creature, io sono il più ribelle. È la più pura di tutte le creature, io sono il più sozzo. Ecco allora la paura, il terrore che ha il demonio di Maria, perché ubbidiente, perché umile, perché pura. Quindi ritroviamo in Maria le caratteristiche che possono andare bene anche per ogni cristiano per vincere il male. Esatto, troviamo queste tre caratteristiche che sono fondamentali per vincere il male: l'umiltà, la purezza, l'obbedienza a Dio. Ho aggiunto anche una cosa: una volta ho voluto fare io un interrogativo al demonio. Dopo avergli ricordato queste tre risposte, ho aggiunto: quale altra virtù c'è in Maria che ti fa tremare? E mi ha risposto così: mi vince sempre
perché non è mai stata toccata da nessuna colpa, da nessun peccato. Non è mai stata toccata da nessun'ombra di peccato, per cui mi vince sempre. Ecco Maria, anche Maria è stata tentata dal demonio durante la sua vita e ha sempre vinto e stravinto e continua a vincerla anche adesso, aiutando tutti i cristiani nella lotta contro il demonio e aiutando particolarmente noi esorcisti. Quindi si può dire che se un cristiano è devoto della Madonna, in qualche modo ha una speciale protezione? Certamente, ha una speciale protezione. Mentre il cardinal Poletti mi scriveva la facoltà d'esorcista contro la mia volontà, contro la mia voglia, che gli ribattevo, lei mi conosce, sa che io sono solo buono a contare barzellette e a contare scherzi, lui imperterrito andava avanti, mi sono raccomandato a Maria. Gli ho detto: avvolgimi nel tuo manto, avvolto nel tuo manto mi sento sicuro. E tante volte il demonio mi ha fatto delle minacce che hanno mai avuto seguito, e altre volte mi ha detto tante volte: a te non possiamo fare niente perché sei troppo protetto. Il manto della Madonna, che avvolge tutti i cristiani, tutti coloro che si consacrano a lei, tutti coloro che onorano Maria. Ecco, Don Gabriele, arriviamo un po' all'estremo. Facciamo una domanda. Ecco, potrebbe la Madonna salvare un dannato? Visto che si parla tanto della protezione di Maria sulle anime. La Madonna potrebbe? Io credo di poter rispondere con certezza. Dio potrebbe. La Madonna potrebbe ottenere da Dio questa grazia, ma è il dannato che non vuole. È il dannato che è persistente nella sua colpa, che non vuole umiliarsi a chiedere perdono, che non vuole umiliarsi a chiedere scusa. Per cui anche l'intervento di Maria resta bloccato dalla cattiva volontà del dannato. Ed è per questo che il dannato è dannato per sempre. Don Gabriele, parliamo di quello che è il fenomeno più discusso anche per quanto riguarda la figura di Maria, perché finché si parla degli episodi del Vangelo, della tradizione, dei dogmi che riguardano Maria, si può essere d'accordo o non d'accordo, si è credenti o non credenti, però ci sono quei fenomeni legati a episodi storici come le apparizioni. Ecco, che valore hanno? Che significato hanno per noi cristiani? Le apparizioni hanno un valore immenso. Che significato hanno? Sono l'attuazione, anche se non solo le apparizioni, ma anche le apparizioni sono l'attuazione di quella missione che Gesù ha dato a Maria quando dalla croce le ha detto: ecco tuo figlio, ecco la madre tua. È la maternità di Maria verso tutti noi che si manifesta anche e che diventa efficace anche ricorrendo alle apparizioni. Non esito anche a dire che l'apparizione più importante nella storia della Chiesa, io non esito a dirlo, sono le apparizioni di Guadalupe. Pensare che il continente americano si è convertito al cristianesimo grazie a questa apparizione della Madonna, che sotto forma di una ragazza azteca, gli c'erano gli aztechi nel Messico, è apparsa, e per cui hanno sentito il cristianesimo non come l'imposizione di questa gente venuta da oltreoceano, che oltre al resto si sono spesso comportati malissimo con gli indigeni, ma l'hanno sentita come un qualche cosa di loro. Le apparizioni di Guadalupe credo che siano le apparizioni più importanti della storia della Chiesa. E proprio fermo restando che il giudizio sulle apparizioni spetta al Magistero della Chiesa, qual è secondo lei, proprio inerente al nostro argomento, il messaggio principale che ci viene dalle apparizioni? Il messaggio principale è che le apparizioni ci richiamano a Dio. Le apparizioni insistono sulla preghiera e sulla conversione. E chi va nei santuari mariani molte volte, specie pensiamo a Lourdes, pensiamo a Fatima, tanto per citare due santuari mariani ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa, tante volte non torna guarito ma torna convertito, perché la Madonna ha questa missione di portarci a Gesù. Lei non tiene niente per sé. Noi esaltiamo Maria, Maria, l'anima mia,
esulta in Dio mio Salvatore. Noi preghiamo Maria, Maria prega Gesù. Noi andiamo a Maria e Maria ci porta a Gesù. Una domanda mi permette di fargliela un po' più personale. Lei fa l'esorcista, sono 18 anni, mi diceva, che fa l'esorcista, ma nella vita normale un esorcista cosa fa? Oltre che fare gli esorcismi, come si comporta? È una persona normale o deve osservare delle particolari precauzioni? Beh, certamente l'esorcista deve cercare di essere pulito, anche perché qualche volta il demonio si prende il gusto di dire i peccati dell'esorcista. Quindi l'esorcista cerca prima di tutto di essere pulito, di vivere in grazia di Dio. Poi sono sacerdoti, gli esorcisti sono sacerdoti, è raro che un esorcista come il sottoscritto faccia a tempo pieno l'esorcista. In genere o sono parroci o sono professori di seminario, hanno altre mansioni sacerdotali e la loro giornata si svolge con le comuni mansioni sacerdotali. In genere gli esorcisti riservano 1 o 2 giorni alla settimana per fare gli esorcismi e gli altri giorni invece li usano per compiere le mansioni sacerdotali normali. Bene, ringraziamo Don Gabriele Amorth per la sua competenza ed esperienza, per averci aiutati a capire che cosa vuol dire combattere il male, che cosa vuol dire un esorcismo e soprattutto ringraziamolo per averci dato una parola di speranza, di fiducia. Perché sappiamolo, ricordiamocelo sempre, come dice Giovanni Paolo II, il male si vince con il bene. Facendo il bene e comportandoci da cristiani non possiamo e non dobbiamo avere paura di nessun male, forse anche quello di Satana. Grazie e arrivederci. Cantiamo alla bianca soave Signora, che pace ci dona da Fatima ancora. Ave, ave, ave Maria, ave, ave Maria.
oggi andremo in un luogo molto particolare nelle valli del Friuli orientale. Non voglio dirvi subito qual è la meta, anche se chi conosce quei luoghi, già vedendo i primi video con il drone che farò, lo capirà. Chi invece non è di quei luoghi lo capirà soltanto alla fine. Potente preghiera. Cominciamo con il segno della croce. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. A te affido il mio passato per ricevere il perdono di Dio. A te affido il mio presente perché accolga la mia offerta e ritrovi la pace. A te affido il mio futuro che accetto dalle mani di Dio
confortato dalla tua presenza. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. San Michele Arcangelo, patrono carissimo, dolce amico del mio spirito, nel momento della prova, sotto le tue ali mi rifugio, glorioso San Michele, e invoco il tuo soccorso. Con la tua potente intercessione, presenta a Dio la mia supplica e ottienimi le grazie necessarie per la salvezza della mia anima. Esprimi i tuoi desideri ora. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Michele Santo, ti supplico, con la tua luce illumina il cammino della mia vita, con la tua potenza proteggimi dal male del corpo e dell'anima, con la tua spada difendimi dalla suggestione diabolica, con la tua presenza assistimi nel momento della morte e conducimi in paradiso, al posto che mi hai riservato. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. San Michele, illuminami. San Michele, proteggimi. San Michele, difendimi. Amen. Poi diremo 3 Padre Nostro, 3 Ave Maria, 3 Gloria e il Credo in Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
canto numero 406. Se tu mi accogli, Padre buono, prima che venga tu mi doni il tuo perdono, la cederà, ti chiamerò mio Salvatore e tornerò su con te. Se nell'angoscia più profonda, quando il nemico assale, se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male. Mio Redentore, e resterò sempre con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con tutti voi. Fratelli, siamo alla quarta domenica di Quaresima. La liturgia ci parla della fede. La fede è un dono per tutti, ma è un dono che deve essere corrisposto. È come una lampada che illumina i nostri passi e riempie di speranza il nostro gente di Gesù, la luce vera dell'uomo. Lui solo può dirci: chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce. Per celebrare degnamente l'Eucaristia chiediamo al Padre, che conosce tutto di noi, che ci venga incontro con la sua amabilità e con il suo perdono. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, Padre della luce, che conosci le profondità dei cuori, apri i nostri occhi con la grazia dello Spirito, perché vediamo colui che hai mandato a illuminare il mondo e crediamo in Lui solo, Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te nel Padre Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Samuele. Il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse il Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando
Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non alla sua alta statura, io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo, l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Stare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il grete. Samuele a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bell'aspetto. Disse al Signore: alzati e ungilo. E lui, Samuele, prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. E lo Spirito del Signore irruppe su da quel giorno in poi. Parola di Dio. Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno davanti a me tu prepari una messa sotto gli occhi, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Dalla lettera di San Apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi per gli dei luce. Ora il frutto del consiste in ogni bontà. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre che non danno frutto, ma piuttosto di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio e persino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si mangia è luce. È detto: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. E me avrà la luce della vita. Onore a te,
Signore sia con voi. Vangelo secondo. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco, volendolo guarire, fece con la saliva del fango, spalmò gli occhi del cieco, gli disse: va a lavarti alla piscina di Siloè, che significa inviato. Quegli andò, si lavò. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano è lui, altri dicevano no, ma è uno che assomiglia. Ed egli diceva loro: sono io quello. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, giorno in cui Gesù aveva fatto del fango. Quelli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista, ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi e mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui? Dal momento che ti ha occhi. Egli rispose: è un profeta. Quelli insistono: dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Se sia un peccatore, io non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo. Da quel mondo non si è mai sentito aperto a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegna a noi. E lo cacciarono fuori dalla sinagoga. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò lì, disse: tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose: e chi è il Signore? Perché io credo. Gli disse: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, l'itinerario ottimale trova in questa quarta domenica il suo centro. A metà del mattino siamo a rallegrarci e a proseguire il nostro cammino con fede. Il nome antico di questa domenica regola di introito: rallegrati Gerusalemme, perché la Pasqua del Signore è vicina. Il contenuto dominante di questa celebrazione è il tema della luce, o meglio dell'illuminazione, che Gesù compie affinché noi possiamo vedere spiritualmente e camminare nella sua luce. Gesù è la luce vera, come dice Giovanni. Ogni uomo
illuminazione è ben rappresentato dal cieco, dalla nascita che Gesù ha guarito a Gerusalemme. Il Vangelo di Giovanni è un racconto lungo, abbiamo scelto alcune parti soltanto, ben costruito, all'inizio dei catecumeni, di quelli che si preparano al battesimo e che lo riceveranno nella notte di Pasqua. In Gerusalemme, guarito da Gesù, è la storia, una storia sorprendente di un uomo che passa dalla cecità fisica alla visione della prima luce che gli mostra la bellezza delle cose, delle creature, e da questa luce alla illuminazione della il Messia del Padre. A Gerusalemme nel mese di settembre si celebrava la festa delle capanne o dei tabernacoli. Era la festa più popolare delle feste giudaiche e ricordava la permanenza del popolo eletto nel deserto durante il tempo dell'Esodo. Era una festa piena di luce, durante una settimana, durante la quale la spianata del Tempio era sempre illuminata. In questo contesto di luce Gesù si trova a Gerusalemme e dichiara ai suoi discepoli: io sono luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma della vita. Dopo questa dichiarazione solenne, Gesù dà un segno concreto che lui è luce, e con questa luce, che questa luce illumina ogni cosa. Il segno scelto da Gesù è la guarigione del cieco nato di Gerusalemme. Mi racconta che Gesù, passando per strada con i discepoli, vide un uomo cieco seduto per terra che chiedeva l'elemosina. Di sua iniziativa Gesù prende cura del cieco. È venuto, come dice il profeta, per curare tutte le nostre infermità. Per essere cieco non poteva, e Gesù interviene gratuitamente e col suo potere messianico guarisce il cieco. Con la sua saliva impasta del fuoco, lo spalma sugli occhi del cieco con un gesto che potremmo interpretare in molti modi, ma che richiama l'atto della creazione del primo. E poi dice al cieco di andarsi a lavare alla piscina di Siloè, in Gerusalemme. Cieco obbedisse a Gesù. Gesù era stato l'unico che si era occupato della sua disgrazia. L'uomo va a lavarsi e ritorna felice con gli occhi che vedono. Il cieco è guarito. Miracolo riempie di stupore tutti i presenti che hanno visto, ma non tutti sono d'accordo. Alcuni giudei presenti non vogliono credere al miracolo perché non credono in Gesù. C'è un preconcetto che li conduce e riempiono di domande il cieco, che continua a dire: loro sono proprio io quel cieco che arriva, e ora lui, Gesù, che mi ha guarito.
Allora i giudei conducono l'uomo dai farisei, che sono le autorità di Israele, quel giorno che Gesù è cieco, guarito il cieco, giorno di sabato. I farisei vogliono sapere tutto di Gesù, raccontato da chi era stato guarito, e la condanna non si fa tardare. Quest'uomo non viene da Dio perché non rispetta il sabato. Chiedono al cieco: che cosa ne pensi? E il cieco risponde: è un profeta. Interrogato anche i suoi genitori, chiedono ancora al cieco guarito: dà gloria a Dio che quest'uomo è un peccatore. E quell'uomo, con una semplicità, risponde: io non so se Gesù è un peccatore. Io so che ero cieco e ora vedo. Gesù mi ha guarito. Farisei, vistisi presi in giro, cacciano quell'uomo dalla sinagoga. Gesù, venuto a sapere che il cieco era stato dai farisei, incontrando la domanda: tu credi nel Figlio dell'uomo? Quello risponde: e chi è perché io creda in lui? E Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. E quell'uomo: credo, Signore, si prostrò davanti a Gesù. Cieco dalla nascita, incontrando Gesù, ha trovato la gioia, ma insieme ha meritato il dono di vedere lontano, il dono della fede, vedere lontano. Ora cammina sicuro fra le molte cose che non conosceva, e riconosce e ringrazia la potenza di Dio che si è rivelata in Gesù. Gesù è la sorgente della luce che è fede. È Lui la ragione della nostra fede. Quella fede l'ha consegnata accesa nelle nostre mani il giorno del nostro battesimo, perché illumini la nostra vita, il nostro cammino. E per concludere, Paolo, come l'abbiamo sentito nella seconda lettura, scrivendo ai fratelli di Efeso, li sintetizza con queste parole la nostra fedeltà, che dolore. Fratelli, un tempo eravate tenebre, ora siete luce del Signore. Figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Miei fratelli, per noi che ci stiamo preparando per la Pasqua, Signore ormai vicina. Facciamo insieme la professione apostolica. Io credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in
Maria Vergine patì sotto Ponzio, Cristo morto, discese agli inferi, terzo giorno è risuscitato. Dio Padre, di là verrà la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Fratelli e sorelle, eleviamo la nostra preghiera a Cristo, che illumina il mondo e dirada le tenebre dei nostri cuori. Diciamo insieme: Signore, luce delle genti, ascoltaci. Signore, luce delle genti della Chiesa, chiamata in missione di annunciare Cristo. Luce e speranza delle genti, noi ti preghiamo. I missionari martiri, che con il loro sacrificio vivificano la luce della fede e la fiamma della carità in un mondo lacerato da ingiustizie e discordie. Noi ti preghiamo. E illuminati dalla grazia di Cristo a difendere e promuovere in ogni circostanza la dignità della persona umana. Preghiamo. Si sentono abbandonati, stanchi e per noi chiamati a dare conforto ai poveri che incrociano il nostro cammino. Noi ti preghiamo. Per noi battezzati, che viviamo nella luce del tuo Figlio, chiamati ad essere segno e portatori del tuo amore, noi ti preghiamo. Signore Gesù, accogli la nostra preghiera, di luce nel cammino. La tua parola diradi le tenebre del dubbio e accenda in noi la speranza del bene. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo preservi per noi, cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, l'opera che diventi per noi bevanda di salvezza. Con Gesù tradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Potente. I doni della redenzione eterna
concedi a noi di venerarli con fede e di offrirli degnamente per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo, ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale, sulle orme di Cristo, Maestro e modello dell'umanità ricca d'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'esodo attraverso il deserto quaresimale, perché hai la montagna con il contrato prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'alleanza, convocato per la tua lode, nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza dei tuoi prodigi. Per mezza, se per gli angeli proclamiamo la tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni damo questi doni con la rugiada diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il pane, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È il mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte
ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendi la nostro vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi e tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri addormentati nella speranza della risurrezione. Misericordia, ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, doti alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono Gesù Cristo, tuo Figlio. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sua parola, preghiamo il Padre. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi come anche noi ti rimettiamo i nostri, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da un momento, compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore, sei detto ai tuoi apostoli, faccio la pace, la mia pace, i nostri peccati, ma della tua Chiesa, donare unità e regni nei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello del mondo, abbi pietà di noi, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Mi guardino per la vita. Canto numero 469.
tua parola sveglia il mattino e mi richiami alla sera con te. Tu per me sei Signore, vita e calore di ogni cuore. Sulla mia sina alza mio sole, splenda d'amore, di luce per te. Tu sole vivo e sei vita e calore diffondi nel cuore. Preghiamo. O Dio che illumini ogni uomo che mondo fa risplendere la luce, siano conflati così cuore sincero, Dio vigile qualunque le tenebre del mondo, concedi loro, liberati da ogni male, di giungere ai beni eterni per Cristo nostro Signore. E la benedizione potente, misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Basta, un paio di avvisi, prosegue in santuario la Via Crucis, venerdì alle ore 18. Domenica prossima ci sarà la colletta nazionale come segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni materiali e spirituali delle popolazioni terremotate della Siria e della Turchia. Le offerte raccolte durante le Sante Messe saranno destinate a questa iniziativa. Sempre domenica 26 l'Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma proporrà alle porte della Chiesa uova di Pasqua per raccogliere per la ricerca. La messa è finita, andiamo in pace. A tutti una buona domenica. 471. Tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è in te. La tua veste candida come la neve, e il tuo volto come il sole. Sei Maria, che macchia d'origine non è in te. Tu gloria di Gerusalemme, tu letizia di Israele, tutta bella sei Maria, che macchia d'origine non è in te. Tu avvocata dei peccatori, madre di misericordia, tutta bella sei Maria, che macchia d'origine non è in te.
Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. O Sacro Convito, in cui Cristo è il nostro cibo, si perpetua il memoriale della sua Pasqua. L'anima nostra è colmata di grazia e ci è dato il premio della gloria futura. Gesù, tu sei Emanuele, Dio con noi, Dio per noi. Sei venuto, Gesù, su questa terra perché ci amavi e ci ami con la pienezza dello Spirito Santo, che è amore e comunione tra te e il Padre. E Padre, ci ha amato tantissimo di averti mandato in mezzo a noi come luce del mondo. La luce che illumina e riscalda. Tu sei, Signore Gesù, il vero sole che ha illuminato il mondo, che illumina le nostre menti, riscalda i nostri cuori e che ci dona il vero calore di tutto ciò che esiste e che stiamo vivendo. Nel buio di questo mondo, Signore Gesù, risplende il tuo cuore, la tua parola, perché noi possiamo avere la forza e la gioia di vivere giorno dopo giorno la nostra dignità che tu hai impresso nella nostra vita. Tu stesso ci hai rivelato la grande verità. Senza di me non potete fare nulla. Senza di te, Gesù, questo mondo vive nelle tenebre, nella disperazione, nel buio fitto. Gesù, anche stasera vogliamo ringraziarti di averci chiamato, attirato con il tuo amore. Come quella volta le folle da tutte le parti venivano da te, così anche noi stasera veniamo da te e vogliamo avvicinarci e avvicinarsi a te, che sei nella barca dell'abbraccio del Padre, per ricevere la pienezza del tuo amore, la forza del tuo Santo Spirito, di permetterti di sciogliere dentro di noi, attorno a noi, tutti i nodi che ci fermano sulla strada della nostra vita. Vogliamo permetterti, desideriamo permetterti di illuminare le profondità dei nostri cuori, delle nostre anime, anche lì dove noi non raggiungiamo con la nostra conoscenza, con i nostri pensieri e le esperienze. Vieni, Signore Gesù. Vieni ad abbracciarci con la tua luce, perché noi possiamo diventare in tutto e per sempre la tua luce.
Gesù è qui. Lo stesso quando camminava su questa terra, guariva le persone, li liberava, annunciava a loro la bellezza del regno di Dio. Gesù è presente qui per me e per te, per tutte le persone che hai incontrato nella tua vita e per tutte quelle che ancora incontrerai. Gesù è qui e vuole rivestirti della tua luce, della sua luce. Lui è venuto su questa terra a portare la luce come la salvezza. Tante volte abbiamo ascoltato negli Evangeli che guariva i ciechi, ungeva gli occhi ai ciechi, illuminava lo sguardo alle persone. Gesù anche stasera vuole donarci la sua luce che penetra le profondità dei nostri cuori e vuole donarci la conoscenza del suo Santo Spirito per togliere i veli della nostra mente, per togliere i veli dai nostri occhi, di poter vedere tutto ciò che Lui ha preparato per noi. Tante volte eravamo smarriti nella vita e questi smarrimenti hanno provocato le frustrazioni e le delusioni, perché non avevamo la luce della sua sapienza, del suo sapere, eravamo ciechi. Forse proprio questa tenebra che avvolgeva le nostre menti ci ha chiusi nelle nostre prigioni e non ci permettevano di instaurare certe relazioni, di uscirne fuori e creare un ambiente sano, di pace e di benedizione. E queste esperienze ci chiudevano sempre di più nella tenebra delle paure, delle insicurezze, riservatezze. Abbiamo perso fiducia in se stessi e nelle persone. Gesù ci dona la luce vera. La luce che illumina ogni nostro pensiero, ogni nostra scelta, ogni nostro passo e la relazione con le persone. Nulla accade per caso e sul livello superficiale. Tutta la realtà è intessuta dalla sua presenza e della sua azione. Ascoltiamo ora una meditazione che ci aprirà la strada di immergerci in questo nostro incontro con il Signore, che proprio stasera ci dona la luce del suo Santo Spirito
perché Lui vuole che la sua luce trova la casa dentro di noi. Gesù desidera che noi camminassimo in questa luce e portare la luce agli altri. Nei tempi remoti, in Giappone, si usavano lanterne di carta e di bambù con le candele dentro. Una notte a un cieco che era andato a trovarlo, un tale offrì una lanterna da portarsi a casa. A me non serve una lanterna, disse il cieco. Buio o luce per me sono la stessa cosa. Lo so che per trovare la strada a te non serve una lanterna, rispose l'altro, ma se non l'hai, qualcuno può venirti addosso, perciò devi prenderla. Il cieco si ne andò con la lanterna, ma non era ancora andato molto lontano, quando si sentì urtare con violenza. Guarda dove vai, esclamò il cieco allo sconosciuto. Non vedi questa lanterna? La tua candela si è spenta, fratello, rispose lo sconosciuto.
la storia del cieco e della lampada spenta ci insegna una grande sapienza della nostra vita, del nostro vivere in modo degno e concreto la bellezza della nostra umanità. Il cieco era convinto che per lui era uguale il giorno e la notte, la luce e la tenebra, perché aveva questo limite di non riconoscere la differenza. Però il suo amico gli affida la lampada come segno per gli altri. Che altri vedano, pur avendo gli occhi, hanno bisogno della luce, sia i ciechi che i vedenti hanno bisogno della luce. Ed è molto bello, dopo essersi accorto, il vedente lo ha chiamato fratello. Fratello, siamo le persone uguali. Pur avendo gli occhi non ti ho visto, mi sono abbattuto e riscontrato con te. Però ti dico che la tua candela è spenta. Siamo messi nella situazione uguale, i vedenti e i non vedenti. La cosa che conta è avere la lampada, avere la luce. Forse anche tu, su certi livelli, ti senti come un cieco e per te la luce o la tenebra è la stessa realtà, non ti aiutano, non facilitano la tua cosa, le tue scelte, la tua realtà. Pur vivendo questa condizione di depressione, di chiusura, hai bisogno di una lampada. E se ti vedi come un uomo vedente, che vede tutto, sa tutto, anche tu puoi cadere di non vedere. E la domanda fondamentale, se vedi davanti a te la luce, se hai la luce oggettiva, non quella tua, che la pensi o la tratti come insita dentro di te, ma è una realtà oggettiva che serve a te e le persone che incontri. Per noi cristiani, discepoli di Gesù, la luce vera, perfetta, è Gesù. Lo riesci a vedere e riconoscere. Riesci a vedere
che ad accettare la sua presenza che ti è di aiuto, oppure trovi altre cose che sviano la tua vita e la tua strada. Ascoltiamo ora la parola di Dio, la parola divina, quella parola che è uscita dalla bocca e soprattutto dal cuore di Dio, che sovrasta ogni aspettativa, ogni conoscenza e sapienza umana, che ha il potere di penetrare le radici del tuo cuore, della tua mente e di svelare i misteri e i segreti più profondi dell'umanità. La luce di Dio, la parola di Dio è eterna, penetra tutto, abbraccia tutto e nessuno e niente lo può annullare e cancellare. Del Vangelo di Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, il territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Parola del Signore. Lode a Deo Cristo. Di nuovo ascoltiamo come Gesù aveva bisogno di ritirarsi, di avere un momento per sé e per il suo Padre. Sappiamo bene che Gesù passava le notti in preghiera, in comunione con il suo Padre. Quelle notti di preghiera lui riempiva di luce, di amore, di intimità con il suo Padre. Anche questo brano evangelico ci rivela grande luce che Gesù sentiva questa chiamata di ritirarsi dopo un evento tragico per il suo cugino, suo precursore. Gesù infatti ha saputo che Giovanni era stato arrestato. Anche per Gesù era un'esperienza dolorosa. Gesù sapeva profondamente che la vita di Giovanni era tutta rivolta alla sua missione, che la ragione della sua predicazione era plasmata dalla volontà del suo Padre e ha toccato il nodo del disordine umano e quello delle responsabilità di Erode, di aver preso la moglie del suo fratello. È una cosa dell'intreccio diabolico e delle ferite di questa umanità.
Gesù ha voluto passare questa conoscenza dell'arresto di Giovanni nel ritiro. Non cercava rifugio altrove, ma nel silenzio, nella comunione con il suo Padre. Ha lasciato Nazareth, dove era stato cresciuto, è uscito dalla casa della sua infanzia, maturazione, è uscito, doveva maturare, doveva stare da solo, ritirato, perché il silenzio è troppo pesante. Il silenzio può essere un gioco di ferro quando è vuoto, quando è plasmato dalla tristezza, dalla depressione, dalle frustrazioni. Però quando è riempito dalla comunione con il Padre nella preghiera, diventa un ambiente di maturazione e fioritura interiore. Molte persone hanno paura del silenzio, del ritiro. Gesù, ritirandosi, lascia Nazareth. Anche noi dovremo lasciare tutte le case e gli ambienti dell'infantilismo e di entrare nella missione che il Padre dall'eternità ha seminato nella nostra vita. Gesù è in sintonia con il suo Padre. Anche lui poteva cercare consolazione delle persone. Poteva cercare attenzione per sé, di chiudersi nella tristezza, negli rimpianti. Ma lui si ritira sulla riva del mare. Per quale motivo? Perché è stato portato dallo Spirito Santo, perché proprio lì, nel territorio di Zabulon e di Neftali, doveva compiersi la parola del suo Padre. Lì c'erano le genti che attendevano la parola di Dio, che vivevano nella tenebra fitta del non conoscere il progetto del Padre che si sta per compiersi in quei giorni, in quel tempo. Gesù lascia la casa di Nazareth, si ritira per compiere il progetto nella responsabilità della sua identità di figlio di Dio. Gesù va nella Galilea delle genti, dove lo attendono come la luce, il popolo che abitava nelle tenebre. Ci sono i popoli che abitano nelle tenebre, di non conoscere, di non sentire l'amore di Dio, di non conoscere la verità, il senso della vita, di non conoscere la strada della vera realizzazione. Proprio quel popolo, quelle genti videro una grande luce della verità eterna, dell'amore profondo. L'abbiamo contemplato nel tempo di Natale,
dove gli angeli cantavano, i pastori lo adorarono, i tre magi da lontano vennero ad adorarlo. È una grande luce venuta sulla terra e invita tutti gli uomini ad avvicinarsi, ad accogliere questa grande luce. C'erano anche coloro che abitavano in regione e ombra di morte. Le persone che vivono sempre in ombra e nelle regioni della morte. Forse vedi certe persone sono sempre avvolte da una tristezza, di un modo di parlare sempre triste, depresso. Vivono in una regione di uno smarrimento continuo, parlano con lo stesso linguaggio della insopportazione, insoddisfazione, gelosia, tenebra, vedono il futuro sempre soggiogato dalle tenebre, non vedono una grande luce venuto già. E riconosci che quelle persone vivono ancora nella schiavitù delle tenebre, non riconoscono il sole nella loro mente, nei loro cuori, nel mondo interno. Ci sono le regioni delle tenebre e della morte che hanno bisogno della venuta del Signore. Forse queste regioni vivono in te. Le regioni sono certi mesi, certi anni nella tua infanzia, nella tua giovinezza, dove senti come le ombre che ti coprono e guai a te e alle persone se si avvicinano a quelle ferite, quei sentimenti. È proprio lì che il Signore Gesù vuole venire, su quelle rive della separazione tra te e il mondo promesso da Dio, per portarti la gioia, la salute, la luce, l'amore e la gioia vera. Una luce è sorta proprio in quelle regioni, in quelle ombre, spunterà la luce anche stasera, in modo meraviglioso, così concreto e dolcissimo, perché è lo Spirito Santo che in te suscita questa novità, perché Gesù è presente. E svaniranno queste ombre, queste tenebre. Inizierai ad amare te stesso, ad amare gli altri, perché vedrai tutte queste regioni illuminate dallo sguardo di Dio, dalla sicurezza della sua presenza in te e attorno a te. E da allora, da quel momento, Gesù ha cominciato a predicare: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino.
Gesù è qui e il suo regno è qui. Cosa significa convertirsi? Significa accogliere la luce di Dio, la sua parola, il suo abbraccio, di lasciarsi abbracciare dalla verità di Dio e del suo amore, di non rimanere nelle regioni e nelle ombre di morte. Sei chiamato, sei creato a immagine di Dio e a sua somiglianza, di portare l'amore, la pace, la luce. Questa è la tua missione quotidiana e sempre, di non cadere e abitare nelle ragioni di discordia, di divisione, di gelosia della morte. Perché proprio queste dimensioni negative sono infantilismo spirituale, che è una roba diabolica. Vivere in quelle regioni significa non crescere, non essere realizzato, non raggiungere la corona della bellezza della tua identità. Molte persone nascondono dentro di loro questi infantilismi e hanno paura della luce. Gesù ci rivela, avvicinandosi a Lui, la nostra identità. Voi siete la luce del mondo. Tu sei la luce nella tua famiglia. Tu sei la luce nel posto del tuo lavoro. Tu sei la luce nelle tue relazioni con le persone che ancora vivono nelle regioni e nell'ombra della morte. Perché un cristiano, tutti noi, siamo invitati a celebrare la vita, a vivere la vita, a far festa nella vita, perché Gesù è venuto ad annunciarci la prossimità del regno di Dio. È vicino, non è lontano. Non ascoltare lo spirito di questo mondo, non ascoltare le persone che ti dicono il regno di Dio è lontano, la gioia è lontana, l'amore è lontano, la luce è lontana, la benedizione è lontana. Questo non è vero, questa è la falsità dallo spirito di questo mondo. Convertirsi significa accogliere la logica di Dio, la logica di benedizione, la logica della vera identità di tutti noi. Gesù è qui. Permetti al Signore di trasformare i tuoi pensieri nella logica sua, di pace, di serenità, di salute. Permetti al Signore di visitare tutte le regioni della tua infanzia, della tua giovinezza, della tua vita, che ancora forse sono nell'ombra, perché il Signore vuole dissipare tutte le nuvole
che vogliono opprimere i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, il tuo tempo. Stasera il Signore vuole abbracciarti dalla sua luce, perché tu possa in tutto e per sempre portare la sua luce a tutte le persone che incontri, però con un calore che trasforma, non abbaglia e acceca le persone attorno a te, ma li illumina la strada che anche loro possano vedere ed amare la luce.
Gesù è qui e vuole illuminare tutte le tenebre che forse porti dentro da tanto tempo. Con il suo sguardo, con la fiamma del suo cuore, vuole dissipare tutto ciò che ti opprime, che non riesci più a portare, perché solo Lui conosce le radici di queste tenebre. Forse esistono in te le regioni intere delle situazioni, delle giornate, dei mesi e degli anni passati, vissuti nel dolore, nelle tenebre, nella tristezza, nelle chiusure. Il Signore vuole raggiungere queste regioni, queste ombre, questi spazi della tua memoria, dei tuoi sentimenti, delle tue relazioni. Stendi ora leggermente la tua mano sinistra verso il Signore. È il momento, con questa tua disponibilità, con questa tua mano distesa verso il Signore, di permettergli di visitare queste regioni, di portarti la sua luce. E Lui comincerà un'opera straordinaria in te, già da questo momento, questa notte e giorno dopo giorno. E ti vincerà, perché la sua luce sempre vince, il suo amore sempre vince. Quanto è difficile è l'aria pesante dell'umidità quando la senti in uno spazio che non raggiunge l'aria, la luce. Così forse anche certe regioni della tua vita si sentono come piene di umidità. Il Signore, con il suo sguardo misericordioso, con la sua parola, vuole liberarti. Affida ora alle persone che maggiormente ti hanno portato a certe tenebre. Forse i tuoi genitori non ti hanno accolto e per questo si è inabitata la paura in te di sopravvivere, di lottare sempre per la vita tua, di difenderti. Hai bisogno di una liberazione profonda proprio alla presenza di Gesù. Questi sentimenti profondi hanno creato la tua patria di tristezza, di depressione, forse di aggressività, perché hanno provocato in te i meccanismi di difesa verso i tuoi più vicini, familiari e il mondo oggettivo con cui ti riscontravi. Adesso affida tutte le strutture delle tue difese false. Affida anche le persone che hanno provocato in te questi schemi di reazioni, di rifiuto delle difese, perché tu possa respirare con gioia.
con serenità, con sicurezza. Accogli questa luce. Affida al Signore tutti i maltrattamenti che hai subito nella tua vita. Nel corso della tua formazione, maturazione, nel posto di lavoro, dove ti hanno umiliato, perseguitato, dove non hanno riconosciuto il tuo valore, le tue capacità, dove non hanno apprezzato tutto quello che facevi. Tutti questi atteggiamenti delle persone che ti circondavano hanno creato le ragioni della morte, le ombre sulla tua vita, dove non riuscivi mai a vedere la luce e il sole di serenità e di pace nella tua vita. Affidali ora al Signore. Questo è il momento di aprire tutti gli spazi della tua memoria, dei tuoi sentimenti, che a nessuno permettevi di entrarci, di vedere, di riconoscere la tua fragilità, la tua vera identità. Hai bisogno della luce e del calore di Gesù Salvatore in modo concreto. Nessuno può mai raggiungere quei livelli del tuo passato. Solo l'amore di Dio, che è ieri, oggi e per sempre, e non si muta mai. Gesù è qui, Emanuele, anche in tutte quelle situazioni e davanti a tutte quelle persone Gesù stava con te, come luce. La conversione vera significa girare la testa verso il Signore che ti sta vicino, perché il suo regno è vicino. Quando le persone ti buttavano nelle regioni della morte, della disperazione, Gesù sempre volgeva il tuo sguardo verso il regno che è vicino, il regno di pace, di serenità. E questo tu riconoscevi come speranza nella tua vita, come forza della sua luce, come il coraggio di affrontare tutti questi limiti. Affida al Signore tutto ciò che ti è di ostacolo, perché tu possa convertirti, cioè rivolgere lo sguardo alla positività, alla presenza viva di Gesù nella tua vita, nel tuo cuore. Adesso ascoltiamo l'altra meditazione che ti darà luce, proprio luce di conversione, luce di riconoscere il tuo prossimo passo, che tu possa dai resti della tua vita ricomporre una grande missione che il Signore ti ha preparato. Uno specchio finì in tanti minuscoli frammenti.
Tutti si ritrovarono sparpagliati in un mucchio di rifiuti e naturalmente cominciarono a lagnarsi del loro crudele destino. «Ahi noi, che fine infame!» si lamentava uno. Eravamo il riflesso di volti graziosi e sorrisi attenti. Ora solo questo orribile ciarpame. Chi ci spolvererà adesso? Chi ci laverà con il detersivo profumato? I pezzetti di specchio caddero in una profonda depressione. Ma un giorno la mano paffuta di un bambino afferrò uno dei frammenti di specchio e cominciò a giocare. Catturò un po' di sole e lo diresse in una fessura del muro. Così scoprì che là viveva un minuscolo fiorellino azzurro. Gli sembrò che tremasse di felicità. Raccolse un altro raggio di sole e lo inviò nello scantinato buio dove lavorava Giovanni il calzolaio. Giovanni sorrise. Il bambino continuò fino a sera, incantato dalla possibilità di dirigere la luce riflessa negli angoli più bui dove il sole non brillava mai. Buche profonde, crepacci, ripostigli. A cena, quando il papà chiese al bambino: «Che cosa hai fatto oggi?» Il bambino rispose: «Ho inventato un gioco bellissimo». Forse trovi la stessa realtà nella tua vita, che lo specchio dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, dell'immagine interiore di te si è spezzata in 1000 pezzi dello specchio. Non riesci a ricomporlo, creare una immagine bellissima, innocente, originale. Cosa significa convertirsi? Trovare il bambino dentro di te. Che giace nel tuo cuore, nella tua vita, nella tua identità, per essere svegliato. E Lui raccoglierà tutti i pezzi dello specchio rotto, tutti i frammenti delle tue bellissime esperienze che daranno le luci a tante persone che ancora giacciono nelle tenebre. Ogni frammento dello specchio della tua immagine, dei tuoi sogni, porterà la luce a tante persone che incontri nella tua vita. Soltanto devi imparare questo gioco, come questo bambino della storia Sapizia. Devi imparare le regole del gioco della vita. Questa è la chiave della tua felicità. Smetti di cercare le cause del tuo malessere nelle persone, nel mondo che ti circonda. Sveglia il bambino di Dio dentro di te. Inizi ad imparare le regole del gioco della vita, della luce, dell'amore di Dio. Convertirsi significa avere il coraggio di ritrovare tutti questi frammenti e di usarli in modo giusto e corretto, onesto. Non rimpiangere il tuo passato, i tuoi grandi progetti e sogni, ma usa bene i frammenti della bellezza della tua vita, perché non passano mai. Saranno fonte e benedizione per tutte le persone
persone che incontri nella tua vita. Voi siete luce del mondo, voi siete il sale della terra. Io passerò con il Santissimo per la Chiesa. Il Signore ti porterà la sua luce, laverà i frammenti della tua vita. Sei ricchissimo di questi frammenti. Lui ti insegnerà come usarli, verso chi rivolgere questi pezzi dello specchio per portare la luce, la vita, la gioia, la pace. Con Lui vedrai la bellezza della vita quotidiana e che ti porteranno verso la pienezza della vita eterna. Oh,
memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, celebriamo la quarta domenica di Quaresima. Come ben sapete, ecco, la solennità di San Giuseppe è rimandata a domani perché prevale, ecco, la domenica di Quaresima, quindi domani ci sarà questa solennità. Non è di precetto, ma comunque è una bellissima solennità alla quale siamo tutti invitati a partecipare. E questa Santa Messa è celebrata per tutti voi, per tutta la parrocchia. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Esame di coscienza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la redenzione del genere umano,
concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse il Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto, né alla sua statura, alta statura. Io l'ho scartato perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli. E Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo, e lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo Spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce del Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio, è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce, per questo è detto: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegna a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: tu credi nel Figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è il Signore perché io creda in Lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a Lui. Parola del Signore.
Siano lodati Gesù e Maria. La quarta domenica di Quaresima ci presenta l'episodio della guarigione del cieco nato. Secondo la mentalità dell'epoca, ogni malattia o sciagura era conseguenza di un peccato. Ora, dato che quell'uomo era cieco dalla nascita, due erano le possibilità. O egli aveva peccato fin dal grembo materno, oppure scontava i peccati dei suoi genitori. I discepoli infatti domandarono a Gesù: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? E Gesù rifiutò tutte e due le possibilità e affermò che quella cecità era occasione affinché gli uomini riconoscessero lui, cioè Gesù, come l'inviato del Padre venuto a salvare l'umanità. Dunque, quella cecità è simbolo della condizione dell'uomo peccatore, mentre la luce degli occhi rappresenta il dono di grazia donatoci da Gesù. Ogni volta che Gesù compie un miracolo, sono due i motivi che lo spingono ad operare questo miracolo. Il primo motivo, quello più ovvio, è quello di andare incontro alle miserie dell'uomo. Gesù è la misericordia che si commuove di fronte alle sofferenze umane. Ma vi è un altro motivo, ancora più profondo. E qual è? È questo: ogni miracolo è anche un segno che rimanda a qualcosa di superiore. È un insegnamento molto importante. E qual è l'insegnamento del miracolo del cieco nato? L'insegnamento è quello che Gesù è venuto a salvarci, è venuto a dissipare le tenebre del peccato e a donarci la luce della fede e della grazia. L'episodio del cieco nato di questo miracolo si inserisce nella catechesi battesimale della Quaresima. Infatti, fin dal III secolo, questa pagina evangelica è utilizzata nella preparazione di tutti quelli che desiderano ricevere il battesimo, che desiderano diventare cristiani. Come il cieco guarisce dopo l'immersione nelle acque di Siloe. Siloe era una piscina posta nei pressi del Tempio. Così Gesù continua a illuminare gli uomini per mezzo del sacramento dell'acqua, ovvero il battesimo, che un tempo, nei primi secoli, il battesimo era anche chiamato con il nome di illuminazione. Il cieco dunque, questo cieco nato del Vangelo di oggi, riceve due grazie. La prima è quella della vista, finalmente inizia a vedere, e la seconda è quella della fede. Infatti, dopo essere stato miracolato, alla domanda di Gesù, tu credi nel Figlio dell'uomo, ovvero in Gesù, egli risponde: credo, Signore. La vista materiale che aveva ottenuto era segno di un dono ancora più grande, il dono della fede, la luce per l'anima. Il 20 gennaio del 1842 si convertì al cattolicesimo Alfonso di Ratisbonne. Era un ebreo caduto nell'ateismo che odiava ferocemente il cattolicesimo. E dalla Francia, dove viveva, dal nord della Francia, voleva un inverno svernare in qualche isola dal clima temperato, pensava a Malta. Sbagliò a comprare il biglietto e, nonostante la sua avversione, ecco che arrivò a Roma. Ecco, il biglietto lo portava proprio a Roma, la città tanto odiata a motivo del Papa. Ecco che a Roma conosceva un amico che da poco si era convertito al cattolicesimo. Andò a trovare quell'amico
e quell'amico gli diede una piccola medaglia da mettere al collo, la celebre medaglia miracolosa. Lui l'accettò un po' per cortesia, per non dispiacere all'amico, ma anche per avere qualcosa tra le mani, qualche simbolo della superstizione cattolica. Quindi tornato poi in patria, a casa, tra i suoi, l'avrebbe mostrata quella medaglia ridicolizzando la superstizione cattolica. Poi quell'amico anche gli diede una preghiera da recitare, la famosa preghiera di San Bernardo: ricordati, o pietosissima Vergine Maria, che non si è inteso mai al mondo che qualcuno sia ricorso a te e sia rimasto abbandonato. Accettò anche quella preghiera come un altro segno della superstizione cattolica, ma con quella medaglia al collo e quella preghiera in mente qualcosa doveva pur capitare, e capitò molto presto. Un giorno andò con l'amico a visitare una chiesa, la chiesa di Sant'Andrea delle Fratte a Roma. Lui entrò in chiesa con molta disinvoltura, soltanto per vedere se c'era qualche opera d'arte degna di nota, come farebbe uno che entra in un museo. Guardò con indifferenza un po' tutto, non c'era nulla che attirava la sua curiosità artistica, ma a un certo punto cadde in ginocchio. Ecco, all'istante cadde in ginocchio e si convertì. E in quel momento vide come se delle bende, delle scaglie cadessero dai suoi occhi e finalmente iniziava a vedere, un po' come il cieco nato del Vangelo di oggi. Quindi delle scaglie caddero dai suoi occhi e diede poi questa bellissima testimonianza. All'improvviso mi sentii preso da uno strano turbamento e vidi come scendere un velo davanti a me. La chiesa mi sembrò tutta oscura, eccettuata una cappella, come se la luce si fosse tutta concentrata lì. Non posso rendermi conto di come mi sia trovato in ginocchio davanti alla balaustra di quella cappella. Levai comunque gli occhi verso la luce che tanto risplendeva e vidi in piedi sull'altare, viva, grande, maestosa e bellissima, e dall'aria misericordiosa, la Santa Vergine Maria, simile nell'atteggiamento che si vede nella medaglia miracolosa, la medaglia che mi aveva dato l'amico. Cercai più volte di alzare gli occhi verso di lei, ma il suo splendore e il rispetto me li fecero abbassare. Fissai lo sguardo allora sulle sue mani e vidi in esse, nelle mani, l'espressione del perdono e della misericordia, e con quelle stesse mani mi fece segno di restare in ginocchio, ma una forza irresistibile mi spingeva verso di lei. Ecco, la cosa più importante è questa, che alla sua presenza, benché ella non abbia detto alcuna parola, compresi di colpo l'orrore dello stato in cui mi trovavo, la deformità del peccato, la bellezza della religione cattolica. In una parola, compresi tutto e di colpo. Ecco, così finisce questa bella testimonianza. In seguito a quell'apparizione Alfonso si convertì, volle ricevere il battesimo, poi ecco, sentì anche la chiamata di Dio che lo invitava al sacerdozio, divenne sacerdote e morì in concetto di santità, quindi condusse una vita santa. Ecco, era fidanzato in precedenza. La fidanzata piangeva, pensava: un'altra donna ha rubato il mio fidanzato. Certo, era la Madonna stessa che lo aveva convertito e chiamato al servizio di Dio. Ecco, quando vi è una conversione,
vi è sempre il lavoro nascosto di Maria, che ottiene ai suoi figli la grazia più importante, la grazia di incontrare Gesù che è via e verità e vita. Preghiamola per rafforzare sempre di più la nostra fede e preghiamo per la conversione di tanti nostri fratelli che vivono ancora nelle tenebre del peccato e dell'errore. Siano lodati Gesù e Maria. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, in questo tempo di Quaresima lasciamoci riconciliare con Dio nella consapevolezza dei nostri limiti e della grandezza della sua misericordia. E ripetiamo: ascoltaci, o Padre. Sostieni, Padre buono, la Santa Chiesa con la forza dello Spirito, perché testimoni coraggiosamente Cristo, crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Illumina, Padre Santo, il Papa nostro Francesco e tutti i pastori della Chiesa, perché alimentino nel cuore dei fedeli l'amore filiale verso di te e la generosità verso ogni persona. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Guarda, Padre misericordioso, i popoli oppressi dalle ingiustizie, perché sperimentino la potenza liberatrice del tuo Figlio, fondamento della vera fraternità. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Volgiti, Padre compassionevole, ai nostri fratelli segnati dalla sofferenza fisica e spirituale, perché attingano dalla passione di Cristo forza e consolazione. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Guida, Padre Onnipotente, questa tua famiglia, perché divenga nella celebrazione dell'Eucaristia offerta viva a te gradita.
noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. O Padre, che esalti gli umili e abbatti l'orgoglio dei potenti, esaudisci le nostre invocazioni e fa che confidiamo sempre in Te, salda roccia su cui poggia la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti presentiamo con gioia, o Signore, i doni della redenzione eterna. Concedi a noi di venerarli con fede e di offrirli degnamente per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. È veramente
veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nel mistero della sua incarnazione, egli si è fatto guida del genere umano che camminava nelle tenebre, per condurlo alla luce della fede e liberare con il lavacro di rigenerazione gli schiavi dell'antico peccato, per elevarli alla dignità di figli. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra ti adorano, intonando il cantico nuovo, e noi con tutte le schiere degli angeli proclamiamo senza fine la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara, Sant'Antonio, San Massimiliano, San Pio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme
a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Scambiatevi il dono della pace. Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male, fa che sia sempre fedele alla tua legge e non sia mai separato da te. La comunione al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non ti
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Dio che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce della tua grazia, perché i nostri pensieri siano conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero, per Cristo nostro Signore. Ora ci sediamo qualche minuto per qualche avviso. C'è una iniziativa della parrocchia di San Giusto del Duomo molto interessante. Buongiorno, io sono Filippo, sono della parrocchia di San Giusto, sono qui con Tommaso che è in fondo alla chiesa e siamo qui per promuovere un libretto che ha scritto Don Iviza, vice parroco di San Giusto, in collaborazione con i ragazzi della parrocchia. Questo libretto che si intitola Nell'intimo dell'uomo risiede la verità, che è un libro che parla di sessualità e pornografia, indirizzato agli educatori, ai ragazzi e così alle persone in generale. Questo libretto è nato 2 anni fa perché Don Iviza, che gestisce molte realtà per i giovani nella cattedrale di San Giusto, Don Iviza gestisce il catechismo, gestisce i campi estivi per i giovani, gestisce i pellegrinaggi dei giovani e ha visto come queste tematiche erano poco trattate, o se erano trattate con difficoltà, perché questo tema della pornografia, della sessualità, specialmente quando si cerca di parlare ai giovani, risulta difficile. E quindi Don Iviza, che aveva già studiato in seminario, in particolare queste tematiche, ha pensato che fosse necessario scrivere un libretto informativo per poter veramente parlare di questo argomento. E questo libretto tratta appunto questi argomenti da un punto di vista psicologico, da un punto di vista della psiche, in quanto appunto pornografia e questo tipo di materiali hanno effetti che in alcuni casi sono paragonabili a quello di alcune droghe, perché creano dipendenze. E allo stesso tempo anche vedere queste tematiche da un punto di vista invece della Chiesa, no? Un po' vedere come la pornografia ha effetti negativi sulle relazioni, su come si vede la relazione tra uomo e donna, e che in fondo appunto la pornografia rovina questa immagine che invece dona la Chiesa, quella di un uomo e una donna che si amano, rispettandosi, mentre invece la pornografia dipinge 2 persone che vogliono soltanto avere piacere per loro stessi. Ecco, quindi noi siamo qui per promuovere questo libretto, siamo qui in fondo alla chiesa con un tavolino. Ecco, vi chiediamo di prenderlo se volete, se avete nipoti, se avete figli, se siete educatori o anche se volete voi farvi un'idea. È un libretto molto, molto bello, molto interessante, scritto da Don Iviza in collaborazione con i giovani di San Giusto. Ecco, vi chiediamo giusto un'offerta, perché Don Iviza ha pensato anche che potesse essere un'occasione per raccogliere qualcosa per permettere ai giovani di andare alla Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà quest'estate a Lisbona con il Papa, e quindi ha pensato fosse una buona occasione anche per raccogliere qualche soldo per permettere a chi non può permettersi di andare comunque in questo pellegrinaggio molto bello. Ecco, grazie mille. Grazie, ringraziamo Filippo per questo intervento molto importante, con un'iniziativa da sostenere senz'altro per il bene di tanti giovani.
E ricordo inoltre che tutti quelli che sono interessati alla benedizione della casa possono venire in sacrestia al termine della messa per dare il loro indirizzo, ecco, e poi appena sarà possibile verremo per la benedizione. Come dicevo, oggi era il giorno di San Giuseppe, sarebbe il giorno di San Giuseppe, la festa è spostata domani, tuttavia dopo la benedizione, prima del canto finale, faremo una preghiera qui davanti alla statua di San Giuseppe. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Custodisci, o Signore, coloro che ti supplicano, sorreggi chi è fragile, vivifica sempre con la tua luce quanti camminano nelle tenebre del mondo e concedi loro, liberati da ogni male, di giungere ai beni eterni, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine, o caro mio protettore San Giuseppe, che mai si udì avere alcuno invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. Con questa fiducia io vengo a te e a te fervorosamente mi raccomando. O San Giuseppe, ascolta la mia preghiera, accoglila pietosamente ed esaudiscila. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. San Giuseppe,
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore sia con voi. Alla pagina 63. Guarisci l'anima mia, ho peccato contro di te. Ecco verso la mia colpa, sono in ansia per il mio peccato. Guarisci l'anima mia, ho peccato contro di te. Signore, non abbandonarmi, Dio mio, non stare da me lontano. Guarisci l'anima mia, ho peccato contro di te. Ecco questo canto che ci introduce nella liturgia di questa quarta domenica di Quaresima, dove il personaggio, oltre che Gesù evidentemente importante, sarà quel cieco nato che lui guarirà e gli donerà anche con la guarigione fisica la guarigione sarà la fede. Anche noi in questo momento, iniziando questa liturgia, chiediamo al Signore che guarisca l'anima nostra, come abbiamo cantato. Guarisca, sì, se abbiamo malattie fisiche, anche niente vieta di pregare a Dio, ma guarisca sempre la nostra anima, le nostre menti, da ciò che ci deviano dalla volontà del Signore, dalla conoscenza appunto della sua santa volontà. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, tutto peccato, in pensieri, parole, per mia colpa, mia grandissima colpa. Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, conduca la vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi di olio il tuo corno e parti. Ti mando da Iesse, il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliab e disse: certo, è il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato perché non conta quello che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore.
Di esse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo. E lui, Samuele, prese il corno d'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. E lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Signore. Mi guida per il giusto cammino, anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Signore, il mio manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò il Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, tenebra, ora siete luce nel Signore, perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quando in segreto da coloro che ti disobbediano è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati tu che dormi, oggi Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Gloria e lode a te, Cristo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco nella città e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? E rispose Gesù:
manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di Colui che mi ha mandato finché giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò e ci vedeva. Allora i discepoli e quelli che lo avevano visto prima, un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui, altri dicevano no, ma è uno che gli assomiglia. Ma egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lava. Io sono andato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era successo. Erano cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora quei discepoli dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero in lui che fosse stato cieco e che avesse riacquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li interrogarono: è questo vostro figlio che voi essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: figlio è che è nato cieco, come ora non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà da sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età, chiedetelo a lui. Allora chiamavano di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: dai, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore io so, e ora ci vedo. Gli risposero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete dirlo, che lo dica di nuovo? Volete forse diventare anche voi i suoi discepoli?
discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo. Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove egli sia, eppure sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Quando mondo è mondo, non si è mai sentito dire che abbia uno aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Dire Riccardo, sei nato tutto nei peccati e insegna a noi, e lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse, credi tu nel figlio dell'uomo? Egli rispose, e chi è il Signore? Perché io credo in Lui. Gli disse Gesù, lo hai visto? È colui che parla con te. Ed egli rispose, Signore, mio Dio. E si prostrò dinanzi a Dio. Parola del Signore. La liturgia della parola di queste ultime domeniche di Quaresima, oggi siamo alla quarta, di questo tempo liturgico, hanno un significato particolare, cioè quello di aiutare i catecumeni dalla parola catechesi, insegnamento, che soprattutto all'inizio della nostra storia cristiana si preparavano a ricevere il santo battesimo, perché non veniva dato il battesimo ai bambini piccoli, ma persone adulte. Lo si fa anche adesso, in terra di missione. Si può dire quasi in tutte anche le nostre diocesi, per via degli extracomunitari che provengono da tanti paesi del mondo, dove sono nati con altre fedi diverse dalla nostra e che a contatto appunto con noi vengono a conoscere il cristianesimo, diversi di loro vogliono farsi cristiani. Anche qui da noi, già da diversi anni, il nostro arcivescovo, la sera del sabato santo, loro 5, 10, 12 a seconda dell'annata, di questa gente che viene da altri paesi, che ha contatto con noi, stanno conoscendo la dottrina cristiana, vi si aprono, decidono di essere battezzati. Ebbene, questa era appunto una prassi comune nei primi tempi della Chiesa. Ebbene, l'abitudine era quella, verso il termine di questo corso di catechesi, di leggere appunto alcuni brani evangelici, una specie di sintesi del loro cammino, quel cammino morale, spirituale che avevano fatto, che stavano per concludersi in attesa appunto di ricevere il santo battesimo la sera del sabato santo. Ecco allora che veniva letto il Vangelo, quello che è stato letto domenica scorsa, quello della Samaritana, per dire al catecumeno quell'acqua che Gesù ha promesso a quella donna lì vicino al pozzo di Sicar. Ecco,
È l'acqua del battesimo che tu riceverai, che ti purificherà da ogni peccato. Quel cieco nato, il cui racconto appunto abbiamo sentito dal Vangelo di oggi, ecco, sta a indicare il dono e dello Spirito che verrà dato attraverso il sacramento della cresima, quello Spirito che agita quelle acque lì nella piscina di Siloe e che guarivano il primo malato che è arrivato a contatto con quell'acqua. Sta a indicare lo sei confermato nel giorno della tua cresima. È il Vangelo che sarà letto anche per noi domenica prossima, quinta domenica di Quaresima, che ci racconterà del grande miracolo di risuscitare dai morti l'amico Lazzaro, come a dire che poi il tuo cammino di catechesi si completerà col dono della Eucaristia, la sorgente della vera vita. Come Gesù ha donato all'amico Lazzaro la vita, così Gesù attraverso il sacramento dell'Eucaristia dona ai suoi fedeli il vero pane della vita, che è se stesso, nel sacramento dell'Eucaristia. Ecco, attraverso questi 3 Vangeli stupendi, ecco, la Chiesa era abituata, penso anche ai nostri giorni, appunto, a ricordare, assumere quel cammino che i catecumeni stanno facendo per ricevere i sacramenti che riceveranno in una sola volta. Sabato Santo, appunto, riceveranno il sacramento del battesimo, il sacramento della cresima, il sacramento dell'Eucaristia. Quella stupenda esperienza che ho vissuto nel 1988, dove avevo passato 40 giorni ospite di padri saveriani. Quella sera del Sabato Santo, col permesso anche del vescovo di Uvira, eravamo 4 sacerdoti, abbiamo dato il battesimo a 188 persone, non bambini piccoli, ma dai 10 anni ai 90. Ecco, in quella sera, si ripeteva come appunto nei primi secoli, come anche adesso, la sera del Sabato Santo. Abbiamo dato il battesimo, abbiamo dato la prima comunione. Addirittura qualcuno di loro che era già cristiano, o lui o lei, facendosi cristiano, hanno rinnovato anche le promesse del loro matrimonio. Quindi hanno ricevuto anche un quarto sacramento, il sacramento del matrimonio. Ecco, questo è il primo grande significato della liturgia che vogliamo oggi celebrare in questa quarta domenica di Quaresima. Però non è soltanto di miracoli che noi abbiamo vissuto in modo diverso, ecco, nella nostra, dobbiamo chiamarla così, no? Il battesimo appena nati, la cresima verso al Virino, ecco, e l'Eucaristia più o meno in quell'età lì, no? Non soltanto un dolce ricordo, ma la Chiesa ha letto questo Vangelo oggi, ha già ricevuto questi 3 grandi sacramenti. Per ricordare allora a noi, a ciascuno di noi, un grande messaggio. Siamo diventati cristiani, appunto, attraverso il dono. Ma ecco, una domanda che ci viene posta, che cerco di riassumere brevemente. A che punto è la nostra conoscenza di Cristo? Quei sacramenti ci hanno fatto diventare cristiani, hanno lo scopo di alimentare la nostra esperienza cristiana, la nostra crescita cristiana.
Ecco, se ci chiedessimo a che punto è la nostra conoscenza di Cristo, se lo chiedessimo ai nostri cristiani, che sono stati al 98% battezzati, crescendo nell'età, questa crescita fisica dell'età corrisponde ancora ad una conoscenza sempre più profonda, graduale, ma sempre più profonda di Cristo per i cristiani. Ecco, questo Vangelo ci ha presentato 3 tappe ideali di quella che dovrebbe essere una conoscenza sempre maggiore di Cristo. 3 tappe. La prima tappa, quel saper riconoscere in Gesù non il frutto della fantasia dei suoi discepoli, cioè invenzione celebrata, voluta dai suoi discepoli, ma credere in Gesù che è nato come siamo nati noi. Ecco, quando chiedono al cieco nato, quel tale mi ha guarito, quel tale, aveva sentito il nome anche Gesù, quel tale. Cioè, ecco, la prima cosa che Gesù è veramente nato. Perché ci sono stati dei momenti in cui tanti di loro credevano che Gesù fosse l'invenzione da parte dei suoi discepoli. No, Gesù è veramente esistito, è diventato un nostro coinquilino, ha vissuto le nostre vicende umane, lì a Nazareth e poi nei 3 anni di vita pubblica per le strade della Palestina, ha vissuto la gioia, il dolore, l'amicizia, la parentela, ha mangiato, ha bevuto, ha dormito, insomma ha fatto quello che noi viviamo e anche è morto, dove muore l'uomo. Se chiedessimo, tu che conoscenza hai di Cristo? Sai che Gesù è nato? Oppure pensi che sia una invenzione? La seconda tappa, che ieri sera scrivendo queste note ho voluto immaginare come il K2, usando termini alpini, no? Anche i nostri italiani, se non sbaglio, qualche anno fa, la seconda vetta più alta del mondo. Ecco, ce l'ha detto appunto il Vangelo, quando, sempre chiedendo a lui che cosa pensasse di Gesù, lui risponde, è un profeta. Ecco, Gesù cioè non è soltanto esistito, non ha soltanto vissuto un'esperienza con tutta la dignità di ogni uomo, ma è stato un profeta, cioè una persona che ha lasciato un segno del suo passaggio in questa vita, che ha voluto del bene in un mondo così lacerato da tanti odi, tante violenze, da tante cattiverie. Se soprattutto i giovani che ebbe a loro a cosa vuol dire veramente amare, cosa vuol dire convivere con gli altri. Lui è stato un profeta che ai suoi uomini a volersi bene e per gli uomini è morto sulla croce. E la terza tappa, che usando ancora termini alpini, è come l'Everest, cioè la vetta più alta del mondo. E quando appunto quel ex cieco si inginocchia di fronte a Gesù, io sono il figlio dell'uomo, cioè io sono il Cristo, io sono l'unto, io sono il Dio. Ecco l'Everest del cammino cristiano, vedere un uomo vissuto come noi, non soltanto un grande uomo che ha fatto del bene a questo mondo,
ma riconoscere in Gesù il Figlio di Dio. Ecco, questo è l'Everest della nostra fede cristiana. Allora, a questo punto, concludendo, noi quale tappa abbiamo vissuto o verso quale tappa ci stiamo indirizzando? Ognuno di noi ha il suo conto a chilometri. Ecco, rassicuriamoci, tranquillizziamoci. L'importante è se noi riusciamo a scoprirci in strada, in cammino verso questo Everest. Siamo forse ancora alla prima tappa, o forse ci stiamo avvicinando alla seconda. L'importante è ciò che porterà verso l'Everest, prima o dopo, che il male è che tanti giovani, uomini giovani, famiglie giovani, hanno preso un'altra strada che non la porteranno mai verso Cristo, che hanno messo Cristo al di fuori del loro orizzonte. Questo è il vero male. Allora concludo, come ho fatto anche ieri, era chiuso, con grande augurio. E l'augurio che è venuto in mente è quello di Papa San Giovanni Paolo II, rivolto al mondo quando è iniziato lì a Roma il suo pontificato. Figli, non abbiate paura di Cristo. Uomini, non abbiate paura di Cristo, con quella sua voce potente, vero, che aveva Giovanni Paolo II. Il primo giorno del suo pontificato, ecco il messaggio che aveva rivolto al mondo. Uomini, non abbiate paura di Cristo. E dovremmo ripetere anche noi ai nostri giovani. Non abbiate paura di Cristo, che è stato un uomo come noi, che ha amato questo mondo più di noi, che è Dio, che può aiutarci a vivere meglio ogni giorno la nostra umanità. Credo in un solo Dio, Padre mio, credo unigenito Figlio, Dio da Dio, luce da luce, per noi uomini, morì il terzo giorno. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare il suo regno. Che il Signore dà la vita e procede dal Padre, e come il Padre il Figlio adorato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica, professo un solo battesimo, aspetto la resurrezione dei morti. Fratelli e sorelle, eleviamo la nostra supplica a Cristo, luce che illumina il mondo e dirada le tenebre dei nostri cuori. Diciamo, Signore, luce delle genti, ascoltaci. Luce delle genti, ascoltaci. Per i pastori della Chiesa chiamati all'instancabile missione di annunciare Cristo, luce e speranza delle genti, noi ti preghiamo. Signore, luce delle genti, ascoltaci. Per i missionari e i martiri, che con il loro annunciano la luce della fede e la fiamma della carità, in un mondo lacerato da ingiustizie e discordie, noi ti preghiamo. Signore, luce delle genti, ascoltaci.
per i popoli e i loro governanti, illuminati dalla grazia di Cristo a difendere e promuovere in ogni circostanza la dignità della persona umana, noi ti preghiamo. Signore, luce Per quanti si sentono abbandonati, stanchi, senza coraggio, e per noi chiamati a dare conforto ai poveri che incrociano il nostro cammino, noi ti preghiamo. Signore, luce delle genti, ascoltaci. per noi battezzati che viviamo nella luce di tuo Figlio, chiamati a essere segni e portatori del tuo amore, noi ti preghiamo. O Signore Gesù, accogli la nostra preghiera, di luce al la tua parola diradi le tenebre del dubbio e accenda in noi la speranza del bene. Tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, tutta la terra del lavoro dell'uomo lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Sei tutto con bontà. Abbiamo ricevuto questo vino, frutto del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente. Offriamo, Signore, questi doni per il sacrificio, aiutaci a celebrarlo con fede sincera e a offrirlo degnamente per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere per tua salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Nel mistero della sua incarnazione egli si è fatto guida dell'uomo che camminava nelle tenebre per conto luce della fede. Con il sacramento della rinascita e il santo battesimo ha liberato gli schiavi dall'antico peccato per elevarli alla dignità di figli. Per questo mistero il cielo e la terra e noi uniti agli angeli proclamiamo con voce incessante la tua lode. Santo, santo, santo Signore. I cieli e la terra sono pieni della Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto, il sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, preso il calice, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, che è la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Al memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per aver servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ti riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, si è resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, tutto l'ordine sacerdotale e diaconale. Ricordati i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, anche di Don Vito, di figli defunti che si affidano alla tua clemenza. Mettili a volta. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i nostri santi patroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia, Sant'Andrea Apostolo, San Silvestro, i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, a tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Anche noi unitamente, moralmente, spiritualmente, con gli uomini di buona volontà, preghiamo come Gesù ci ha insegnato per la pace del mondo, quelle zone dove purtroppo si sta combattendo e morendo. Padre nostro, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, come anche noi rimediamo i nostri debitori. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi benigno la pace in ogni giorno. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Preghiamo insieme. Signore Gesù Cristo, i tuoi apostoli vi lasciano la pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede, la vita e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e la pace del Signore sia sempre con voi. Come tanti secoli fa Francesco d'Assisi augurava alla sua gente, anche noi auguriamo a noi, alle nostre famiglie, al mondo intero, pace e salute. Agnello di Dio che toglie i peccati di noi, agnello di Dio, abbi pietà di noi.
agnello di Dio che toglie tutto la pace. Beati noi che siamo invitati alla cena del Signore con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno, ma di soltanto una parola. La pagina 70, Signore sei tu, il mio pastore. Signore sei tu. Signore, sei tu il mio pastore, nulla mi pascolo, che riprende. Signore, sei tu il mio pastore, nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. Tua grazia mi guiderà, da te mi introdurrà. Nei tuoi pascoli. Preghiamo. O Dio che illumini ogni uomo, che vieni in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amare il cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, per l'intercessione della Madonna della Salute, di San Giuseppe suo nipote, ci benedica Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Prima di concludere la preghiera, la nostra preghiera alla Madonna della Salute. Viene Santa piccola di un anno che ha conosciuto un terribile morbo, il colera,
che ha ucciso milioni di figli tuoi in tutta l'Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Porciosi hanno pianto la morte di alcuni loro parenti e amici compaesani, invocando la tua materna intercessione. Tu li hai ascoltati liberandoli da quel terribile male, ed essi riconoscenti ti hanno invocata, Madre amorevole. Come segno del loro perenne grazie ci hanno lasciato una tua dolce immagine chiamandoti Salus Inferiore degli infermi. Anche noi, guardando il dolce tuo volto e quello del tuo amatissimo Figlio, nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza, liberaci di tanti mali morali e spirituali che insidiano la nostra fede in Dio, ma proteggici anche dai tanti mali fisici, dalle tante malattie che minacciano la nostra vita e quella dei nostri familiari, delle nostre comunità. Donaci la tua filiale confidenza, amore del Padre, sì da poter sempre come te si compie in noi, Signore, la tua santa volontà. Così sia. Pagina 108. Sui monti venisti in questa dolina, parlasti d'amore, o Madre divina. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Il giorno di festa è sacro al Signor, dicesti a Teresa, o Madre d'amor. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Il segno le desti, Signor, la croce splendente di pace d'amor. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Tu guida il cammino dei figli fedeli e fa che giungiamo al regno dei cieli. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Buona domenica, buona settimana.
Signore, ascolta.
Dalla Basilica Pontificia della Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Missa festiva. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione con lo Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, benvenuti. Predisponiamo il nostro cuore ad accogliere l'amore di Dio nella celebrazione della Messa che stiamo vivendo. Chiediamo al Signore il dono della luce, il dono della fede, il dono dell'amore. Ci aiuti il Signore a vivere questa Messa come incontro con l'amore di Dio. E per accostarci degnamente all'altare con umiltà ma con verità riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie, Kyrie,
Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la redenzione del genere umano, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse, il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto, né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele disse a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo, è lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo Spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce del Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio, è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui.
Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei, dunque, gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu, che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegni a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: tu credi nel Figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Parola del Signore. Tempo fa, fratelli carissimi, ho letto in una rivista la testimonianza di padre Philip de Souza, un sacerdote gesuita indiano. Da alcuni anni era diventato completamente cieco. Guardando la sua cecità, le persone spesso gli dicevano: deve essere molto triste per te non vedere e soprattutto non poter leggere, visto che eri un divoratore di libri. Ma padre Philip non era né triste né tantomeno afflitto, anzi tutto il contrario. Nonostante la sua cecità, era una persona serena e felice e amava ripetere che la perdita della vista in realtà gli aveva aperto gli occhi. Ora io vedo più chiaramente di prima e ho ringraziato il Signore più di quanto lo ringraziassi una volta. Subito mi sono chiesto che significato avessero queste parole in un contesto così duro e non facilmente accettabile come quello di perdere il dono della vista. Ho riflettuto e sono arrivato alla conclusione che esistono diversi tipi di cecità. Vi è infatti la cecità degli occhi, ma anche la cecità del cuore. E la cecità del cuore è molto peggiore perché abbraccia tutto l'essere umano e gli impedisce di vedere in modo chiaro ed efficace ciò che conta veramente. Ed è comprensibile che chi non riesce a vedere con gli occhi sa affinare la vista del cuore e capire con maggiore sensibilità e finezza di spirito le persone che incontra e in modo del tutto particolare sa aprire il proprio cuore all'amore di Dio, tanto che nel Piccolo Principe di Antoine di Saint-Exupéry vi è quella stupenda frase che dice:
Solo con il cuore si vede pienamente. Ciò che realmente conta è invisibile agli occhi. Va a lavarti nella piscina di Siloe, dice a quell'uomo Gesù. La cosa straordinaria è che il gesto di Gesù non guarisce il cieco all'istante. L'opera di Gesù non è magica o automatica, ma richiede la partecipazione attiva del cieco. Se il cieco non avesse accettato di correre alla piscina di Siloe per lavarsi, sarebbe stato solo un cieco con gli occhi pieni di fango. E quello ci va. Quel cieco si fida, punto e a capo. Non crede, ma comincia a fidarsi. Nella vita, fratelli cari, non dovremmo dimenticarci che abbiamo mosso i primi passi perché ci siamo fidati e c'è sempre un attimo di follia nella fiducia. La paura ti mette all'angolo, la fiducia ti riporta al centro del ring, perché il Vangelo non è teoria, il Vangelo è vita e la vita è fiducia. E dare credito alla stessa vita, anche nei momenti in cui sbatteresti la testa contro il muro. La primavera ritorna, fidati, e che fiducia sia allora, amici cari. Siamo forse anche noi ciechi? Così chiedono i farisei a Gesù a conclusione di questa pagina del Vangelo. E Gesù risponde: se foste ciechi, allora si potrebbe anche perdonare le vostre colpe, ma siccome non è questo il vostro caso e voi stessi dite di vederci bene, il vostro comportamento è imperdonabile. Veramente tragica questa situazione. Proprio coloro che pensavano di avere tutto sotto controllo riguardo la vita del pio ebreo e pensavano di avere la verità in tasca, proprio loro erano completamente ciechi davanti alla parola di Dio. All'istituzione religiosa non interessa il bene dell'uomo. Per loro l'unico criterio di giudizio è l'osservanza precisa della legge. Per difendere la dottrina negano l'evidenza, per difendere la legge negano la vita. I farisei sanno tutto delle regole, ma sono analfabeti dell'uomo. Il fariseo ripete: gloria di Dio e osservare in maniera precisa il precetto, e invece no. Gloria di Dio è un mendicante che si alza, un uomo che torna felice a vedere. Si dice che la fede è cieca, ma dove? La fede non è cieca, non è per nulla irragionevole. La fede è vedere, aprire gli occhi su questo mondo e parlare, non tacere ciò che si vede. La fede, amici cari, genera uomini che pensano, che non si chiudono, che aprono gli occhi. Se non abbiamo nulla da raccontare, se viviamo una fede imbrigliata o solo con alcuni nostri amici, significa che non abbiamo incontrato il Cristo. Come la Samaritana nella settimana scorsa, quando lo incontri non puoi più tacerlo. Non imbalsamiamo Dio nelle nostre chiese, alimentiamo la libertà della ricerca, il coraggio delle domande buone, l'audacia dei punti interrogativi. Diceva uno scrittore francese: finché si è inquieti si può stare tranquilli, perché
ascoltate bene, dubitare e credere sono la stessa cosa, solo l'indifferenza è atea, solo l'indifferenza è atea. Dio vede la nostra tenebra e desidera illuminare la nostra coscienza, i nostri sensi, e pone una sola condizione: lasciarci mettere in dubbio, porci delle domande, indagare, come il cieco che non sa, che si interroga, che argomenta. A noi, fratelli cari, che oggi siamo venuti pellegrini nel santuario della Santa Casa, oggi noi dobbiamo essere consapevoli del grande dono di poter vedere, ma in questo tempo di Quaresima impegniamoci anche ad avere un cuore che sa vedere, un cuore che sa riconoscere le difficoltà di chi vive accanto a noi, perché la nostra prima missione è la nostra famiglia, il nostro vicinato, la nostra parrocchia, lì dove il Signore ci ha inseriti. Sì, Signore, aiutaci a saper vedere più con il cuore che con i nostri occhi quanto tu ci chiedi. Sana, o Gesù, la nostra cecità, che ognuno si porta dentro nel cuore, e rendici viandanti sulle strade del tuo amore alla tua presenza di Padre pieno di amore. Ed ora, fratelli cari, vogliamo rinnovare la nostra fede in Dio, la vogliamo rinnovare prima con il cuore e poi con le nostre labbra, e diciamo insieme: credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discende dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, anche noi, come il cieco nato, abbiamo bisogno di essere sanati da Gesù, luce del mondo. Preghiamo che tocchi i nostri occhi e li apra alla sua verità. Diciamo insieme: donaci, Signore, la luce della fede. Donaci, Signore, la luce della fede. Perché la Chiesa, in ogni sua parola, in ogni sua scelta e in ogni sua azione,
sia sempre guidata dalla luce del Vangelo, preghiamo. Donaci, Signore, la luce della fede. Per gli uomini di scienza, perché nello studio della natura e delle sue leggi si lascino illuminare dallo Spirito per cogliervi i segni della presenza di Dio, preghiamo. Donaci, Signore, la luce della fede. Per chi soffre o non ha speranza, perché in noi cristiani trovi la forza di alzare lo sguardo per incontrare la luce di Dio che risplende sul volto di Cristo, preghiamo. Donaci, Signore, la luce della fede. Per noi che frequentiamo questo santuario, perché illuminati dallo splendore della verità di Cristo, sappiamo apprezzare ciò che è piccolo e umile, riconoscendo che tutto è grazia. Preghiamo. Donaci, Signore, la luce della fede. Fratelli cari, sono sicuro che stamattina ciascuno di noi porta nel cuore una preghiera, forse una preoccupazione che portiamo con noi. In questo momento, sapendo che solo Dio sa ascoltarlo, il nostro cuore, mettiamo sull'altare questa preghiera, affidandola all'amore di Dio. Facciamolo tutti con un momento di silenzio. Signore, benedici la tua Chiesa, accogli in essa i fratelli che chiedono il battesimo, dona a tutti la tua luce che è via, verità e vita per ogni uomo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.